In un mondo che si preoccupa di evolversi troppo velocemente e soltanto dal punto di vista tecnologico, dove la perdita della cultura videoludica è all'ordine del giorno e l'unica cosa a contare è la forma e non la sostanza, ecco che io, Demiurgo, intervengo e combatto da quando esisto e finché vivrò, con lo scopo di ostacolare questo impoverimento generale di arte e di sapere, cercando nel mentre di conservare e tramandare la storia e l'esperienza del retro gaming in Italia. Quindi adesso tenetevi forte, perché vedrete i progetti, i contenuti e tutto ciò che di sostanzioso e interessante potrete trovare su questo tema soltanto qui nel mio canale. Ci siamo, finalmente. Benvenuti tutti quanti. Sempre sulla live dedicata al progetto del dizionario dei videogiochi. Ho visto che c'era già qualche spettatore in attesa e anche quest'oggi siamo qui a portarvi veramente un'altra cosa inedita e che ci auguriamo vi possa far piacere guardare. Sono in compagnia del buon Alessio, conosciuto anche come Tex. Ciao a tutti. Ciao, adesso non ci vedete. Abbiamo un'altra rivista corposa che hai scansionato te, Alessio, vero? Insieme a Andrea, no? Se ho capito bene. Sì, è stato un po' un dramma questa rivista, però dai, ce l'abbiamo fatta. Perché era scansionata con lo scanner A4, quindi non so, ha fatto i miracoli Andrea per aggiustarla. Perché Sì. dopo comunque adesso te c'hai lo scanner A3, vero? Quindi Adesso sì, praticamente è stata l'unica che ho scansionato con lo scanner A4, poi ho comprato uno scanner più grosso. Sì. Allora, intanto non so se te sei riuscito a vedere, la live è partita, tutto a posto. Sembrerebbe di sì. Ok. Vedo il countdown. Ci sono problemi, fatecelo sapere, ma secondo me non ci sono, come al solito. E quando venite in chat a salutare, come al solito vi salutiamo e ringraziamo volentieri per essere qua con noi. Cercheremo di farla un pochino più breve, non è facile perché sono riviste lunghe. Anche quest'oggi cosa abbiamo? 170 e passa pagine, no? Sì, 170, hai ragione. Quindi non è facile, ragazzi. Però facciamo il nostro meglio. Cercheremo anche di essere più brevi nell'introduzione. E vediamo, insomma. Ripetiamo ancora una volta che queste non sono live dove la rivista va letta completamente. Sono live che devono presentare la rivista, far vedere tutto quello che c'è. Ci soffermiamo sui dettagli che maggiormente ci interessano, riteniamo interessanti. Però ovviamente è tutto soggettivo. Magari qualcuno vorrebbe fermarsi anche soltanto mezz'ora a guardare tutto l'elenco dei prezzi, il listino prezzi, per dire, cioè noi agiamo un po' secondo il nostro criterio e interesse. Ciao Caterina, sempre presente anche lei, piacere. E quindi insomma vogliamo che capiate che comunque poi la rivista la trovate in download nella descrizione di questa live. Sotto la trovate anche nella pagina Facebook del progetto, quindi poi dopo uno se la può scaricare e leggere in autonomia. Ed è gratis. Ed è gratis, assolutamente. Questo lo vogliamo dire tutte le volte. Assolutamente. E poi, adesso aspettiamo che finisce il countdown e devo dire altre due cosette introduttive. Allora, Andrea, quest'oggi purtroppo c'è Andrea Pastore, che è il fondatore del progetto. Purtroppo. Andrea Pastore, che è il fondatore del progetto, Mr. DVG, oggi non c'è perché purtroppo per lavoro non può. Diciamo che ultimamente per lavoro purtroppo può soltanto aiutare, cioè gestisce tutta la... si occupa della gestione del progetto, però nelle live è un po' di difficoltà, però contiamo che le prossime volte ci sia, ma insomma adesso non è importante perché abbiamo le idee, sappiamo bene come muoverci nel nostro settore. Devo dire due cosine adesso, però aspettiamo che arrivi un po' di gente. Questa qua è una rivista che, se avete già visto le nostre scorse live, ne abbiamo già fatta una di Games Machine. Come abbiamo detto, sempre bella corposa, piena di cose interessanti.
dedicata a giochi per PC più che altro, no? Alessio? Sì, c'è anche qualcosina per console se Qual- non sbaglio, però principalmente PC ovviamente. Qualcosa c'è, però... Anche perché il famoso sottotitolo di The Games Machine è videogiochi per PC. Esatto. Su cui ce il l'hai, Raffo no? aveva fatto tutto. Sì, adesso ve la faccio vedere. Vabbè. Sì. E il Raffo aveva fatto tutta una lettera delirante, una risposta delirante, una lettera proprio su sta cosa dei videogiochi per PC. Che voleva essere una domanda, un'affermazione, non si sa. Il Raffo era veramente fuori. Era fuori dagli schemi. Sì. Che poi ci sarà qualcosa anche... Cosa ne pensate di Nintendo Switch 2? Allora, dopo lo dico perché tanto la mia risposta sarà molto breve e rapida. No, però motivata perché... Vabbè, adesso lo diciamo Io subito. ho visto poco sulla Switch 2. Sì, anch'io ho visto poco, però non è che c'è molto da vedere. Adesso lo diciamo, Mancano 5 secondi, adesso lo diciamo subito. Diciamo subito così tagliamo la testa al toro perché... Dopo mi dici anche la tua, Allora, ok. Allora, ci siamo. Finalmente ci vedete. Eccoci qua. Siamo qua. Allora, la Switch 2. Allora, allora, io premetto che sono gusti soggettivi, sono cose così. Allora, per me la Nintendo, da quando è uscito il GameCube, non ha fatto altro che riproporre più o meno lo stesso hardware in tutte le salse. Per me l'ultima grande console Nintendo è stata il GameCube. Poi da lì per me ha perso l'attrattiva. Però detto questo, io ho anche la Wii e la Wii U. Ci gioco. La Switch non mi è mai piaciuta come macchina perché proprio non mi piace come è. Cioè, nel senso che è un tablet con due cosi che si staccano. Ok, però non è che posso dire non è una console che ha cambiato il gaming. Ha cambiato perché è stata una delle prime console ibride. Comunque vende tanto. La Nintendo ha dei giochi suoi, come dicevamo già con Igor in altre live, tutto il retro gaming tende ad andare su Switch perché è il suo ambiente più naturale, non va su PlayStation e neanche su Xbox, nel senso, vabbè, su Steam qualcosa trovate, però per come è configurato il mercato uno si aspetta retro gaming, di compilation, di trovarle lì, quindi in realtà c'ha il suo perché. Però la Switch 2 io l'ho vista, non capisco, cioè tutti questi anni hanno avuto per fare qualcosa, ma come, ma il resto vale anche con le altre cose. Io sarò che sono retro, sarò antico, mettete come volete, però anche PS5 Pro, PS5, PS4, ormai per me, cioè io non cerco quello, cioè diciamo che la Switch punta più sui giochi che non sulla grafica, è vero, però secondo me in 10 anni, cioè non è che è stata una grande, ci sono delle migliorie, è vero, però cioè io non sono uno né che cerca la grafica, quindi tra una PS5 e una PS4 non sono uno che vede chissà che cosa, perché io cerco altro in questo settore, cioè altro tipo di emozioni. E invece per quanto riguarda la Switch va bene al suo mercato perché ci sono delle cose interessanti, come ho detto ci sono delle cose anche che graficamente sono un po' troppo invecchiate male perché siamo comunque nel 2025, per quello che costa la macchina, perché è una macchina che costa troppo secondo me per quello che ha di performance. Poi a Nintendo ovviamente costa di più, però dalla Switch 1 alla Switch 2 io non ho visto niente di così particolare. Ora se vuoi dirmi la tua. Sì, allora, vabbè, intanto salutiamo anche Ludovico, Sì. fedelissimo come sempre, ragazzi, cioè, non perde un colpo Ludovico, io non so com'è Niente. Dopo possibile. vedrai che arriverà anche Luke 133, vedrai che Grande, grande Luke. arrivano. E niente, comunque no, a mio parere sulla Switch, sì, sulla Switch è questo, nel senso, allora, intanto props a Nintendo perché comunque ha, diciamo, resuscitato per quanto mi concerne il gaming su handheld, quindi il gaming portatile, Vero. e quello secondo me è tanta roba. Perché? Perché tutta questa premessa? Perché ha dato la possibilità a Steam Deck, secondo me, di sfondare. E Steam Vero. Deck è veramente una console eccezionale per quanto mi riguarda. Sì, sì. Poi tutto il discorso che fai tu del retro gaming, mi ricollego anche qua perché tramite Steam Deck, cioè Steam Deck è una console PC, chiamiamolo come vogliamo, eccezionale per il retro gaming. Fino a PS2, GameCube, qualcosina anche di PS3, gira tutto benissimo su Steam Deck.
Poi che i giochi ci siano o non ci siano su Steam ha poca importanza, perché uno poi se li procura e Sì, gira, cioè funziona tutto lì, essendo un PC sì, sì, puoi emulare quello che vuoi, eccetera. giusto. E per quanto riguarda Switch 2, cioè, Nintendo fa bene a continuare a spingere sull'acceleratore. Cioè, la Switch sta ancora vendendo fortissimo, quindi proporre una console uguale ma migliorata, adesso non ho visto le specifiche, però so che comunque è decisamente più potente della 1. Cioè, non penso che abbiano fatto una cosa sbagliata a riproporre la solita formula, quindi No, poi lo vedremo. si L'importante vedrà. è che sia retrocompatibile con i giochi della 1, E altrimenti beh, io ho visto che non tutto è compatibile. Infatti non tutto. no. Ma infatti quello mi è assurdo, cioè... Quello è assurdo, Sta sì. mania qua che hanno tutti di non preservare più quello che hanno fatto in passato è una cosa che mi sta altamente qua. Perché ho visto che c'è scritto proprio, c'è un asterisco, poi non so se l'hanno tolto, dove c'era scritto non tutti i titoli software potrebbero essere compatibili con la Switch 2. Poi vai a capire qua e Allora, qua. vabbè, L'ha detto anche Caterina, infatti. potrebbero, Però non capisco perché, speriamo cioè. che, Cioè, speriamo che sia un potrebbero che poi in realtà non, insomma, sì. che poi in realtà sono compatibili. Anche perché Speriamo, sarebbe cioè. un po' un flop. Uno che si è fatto una libreria di titoli Nintendo, No, ma non poterci giocare. tendono a far tutto così ormai, cioè, quindi, boh, non hanno proprio a cuore più la preservazione delle loro cose, non so, un po' così, Vabbè, un po'. Nintendo è la prima che punta a distruggere appunto i Sì. suoi. Ah, guarda, c'è un mio amico, anche lui youtuber, che adesso ha beccato degli strike sul canale per dei tutorial di emulazione. Ne ha Assurdo. beccato uno e gli è andata bene che lui ne ha dato anche altri due perché altrimenti perdeva il canale. Così, eh? Erano video che erano lì da 3 anni, eh? Così, oggi. Si sono Assurdo. svegliati Sì, sì. così. Cioè, quindi Sì, sì, la Nintendo va dietro a tutti. c'è poco da fare. Era un tutorial di emulazione. Comunque, no, no, Nintendo nel cuore, non dico mica di no. Però la vecchia, cioè, nel senso, oggi io, allora, se uno può avere le macchine del passato, le emula sul computer, vabbè. Però io non sono uno che sta dietro le console nuove. Cioè, dopo la 4 mi sono fermato. Poi la 4 ce l'ho perché me l'hanno regalata, se no non ce l'avrei neanche. Quindi, vabbè. Vabbè, diciamo, giochi sì, la loro politica anche no. No, esatto, sono d'accordo. Alcune cose sì, ma non quel tipo lì di aspetto della loro politica. Vabbè, comunque, dai, adesso non perdiamoci in chiacchiere. Allora, abbiamo ringraziato chi c'è, adesso vediamo solo Ludovica e Caterina, però vedo che ci sono anche altri, dopo se salutatevi, se venite in chat vi salutiamo. Allora, detto questo, volevo dire due Io cose. volevo. Dimmi, Vai, dimmi. scusa, No, vai, no, vai, vai. di pure. Io volevo intanto proseguire un po' la lore della scorsa live su TGM, Vai, perché nel frattempo mi sono procurato vai. questo. Aspetta che ti ingrandisco. Ok, vai. Oh! Attenzione, adesso. Accidenti, Sì, accidenti. sì. No, no, si vede. È, L'ho messa a è schermo la Big intero. Box, Big Box italiana con anche il manuale, perché sempre tornando al discorso dei publisher italiani un po' pezzentoni, Mm. ce n'è anche una versione Senza. senza il manuale. Con il manuale. Oh, ecco, rompo tutto. C'è anche la versione col manuale digitale. Sì. Invece questa c'ha tutto. C'è Oh, anche dai. questo libricino di pubblicità che direi che è fondamentale. E il manualone Bello, suo, bello. che in realtà è un opuscolino Vabbè, di vabbè. 20 pagine. Però, Tanta sì. roba. E Tanta roba. poi volevo farvi vedere che questo TGM Vai. non solo l'abbiamo scansionato, ma è uno dei miei TGM originali del tempo che avevo. E infatti questo qua non è tagliato. Che bello. Cioè, c'ho anche quello tagliato di là, ma questo qua è proprio il mio Sì, sì. originale, accarezzato da quando ero piccolino. Sì. Basta. Sì. Bravo, bravissimo. Complimenti. Come vedete, allora Alessio è uno degli addetti al lavoro delle scansioni. Siamo persone che hanno. Io adesso non faccio direttamente il lavoro delle scansioni, però noi dello staff di questo progetto siamo molto appassionati, diamo tutto gratis perché noi non siamo i detentori del copyright di queste riviste. Questo voglio metterlo in chiaro, solo i proprietari lo sono. Detto questo, volevo dire due cosine prima di iniziare.
se riesco a ricordarmene. Allora, la prima è che noi che ci occupiamo, allora mi riferisco più che altro a Alessio e Andrea, perché sono loro che si occupano più che altro della parte della scansionale. Noi forniamo, cioè loro possiedono le riviste grezze, cioè possono dare la scansione grezza di tante riviste. Poi, ovviamente, su queste riviste viene fatto un po' di editing, di migliorie dei colori, della leggibilità, nitidezza, tante cose. Però quello che viene fatto è un po' soggettivo, cioè ci sono un po' di criteri standard da rispettare per renderla migliore la rivista. Però magari qui tra il pubblico potrebbe esserci qualcuno che magari se è molto bravo con l'editing o avrebbe consigli da dare, perché è una questione comunque che è in una certa componente abbastanza soggettiva. Noi facciamo la nostra interpretazione, ma quello che vogliamo dire però è che non è che esiste un modo sbagliato o è più corretto di fare le cose, però noi siamo interessati, siamo anche curiosi, interessati di magari confrontarsi, magari conosciamo qualcuno che editerebbe quella pagina con dei colori un po' diversi, metterebbe un filtro lì, un filtro là, sul PDF. Sono gusti, però noi siamo aperti a questo confronto, quindi quello che vogliamo dire è che se qualcuno di voi ha passione per queste cose, per l'editing delle immagini, PDF, documenti, e volesse contribuire migliorando le scansioni grezze che noi riusciamo a fornirvi di queste riviste, basta mettersi in contatto con noi sulla pagina Facebook, scrivere un messaggio, poi c'è il link per le richieste, perché secondo me è molto importante, perché il progetto non può che beneficiarne dal confronto tra punti di vista anche su questo discorso qui dell'editing delle scansioni grezze. Le scansioni grezze le forniremo noi, ma non perché noi deteniamo il copyright, perché noi le possediamo, però ovviamente noi facciamo tutto gratis perché noi non siamo detentori del copyright, e questo lo diciamo ancora. Quindi ricordate, cioè, che noi siamo qua a fare questo lavoro per passione e perché ci teniamo, siamo veramente appassionati, perché siamo consapevoli, e molti se lo dimenticano, che questo tipo di lavoro non si può far pagare perché soltanto il detentore dei diritti può farlo. Giusto, E Alessio? comunque, sì, no, aggiungo giusto sta cosa, Aggiungi, cioè questo qua è appunto un lavoro gratuito lavoro, sì, per passione, sì. ma ragazzi, sono tante ore, cioè una scansione e preparazione di una rivista può richiedere anche 10 ore di lavoro, cioè sono ore ritagliate nel tempo libero di persone che hanno una vita, hanno un lavoro, hanno degli affetti, quindi ragazzi, se la rivista non è perfetta, sti cazzi, cioè nel senso, almeno c'è, disponibile, si può leggere, i contenuti si vedono tutti, poi se il colore non è esattamente il colore, ma sti cazzi, ragazzi, Esatto, cioè... esatto. Ma infatti è per quello che non si può criticare su questo. Al massimo ci si confronta, sono punti di vista, ma non si può dire, cioè, uno non può, cioè, non può lamentarsi di questo, sostanzialmente, perché altrimenti, cioè, più che dare gratuitamente le cose, io non capisco, cioè, ma a parte che non si può fare Ma diversamente, che come ho già la detto, cosa più importante è il tempo, ragazzi. Cioè, questo il è tempo. tempo che regaliamo così per un gioco, per una passione. Cioè, dai, Ma è, non, ma è come dire, non cioè, stiamo. è come dire una persona che vuole trovare una ragazza, per dire, e ha le aspettative così alte in assurdo perché pretende, che dopo alla fine ritrova la fine della sua vita, e perché quella là magari non aveva esattamente quel fisico come lui voleva, appunto per... Cioè, ragazzi, ma cioè, viviamo nell'irrealtà o nella realtà? È questo che voglio dire. È un esempio molto stupido, proprio per far capire. Però il confronto ci sta. Però non si può venire con arroganza a criticare qualcosa di più genuino, spontaneo, che poi, soprattutto, questa rivista, anche questa, non è presente in rete. Quindi, ed è un'ennesima di queste cose che vi stiamo portando. Ecco, questa è la prima cosa. Vuoi aggiungere altro? Se no dico l'altra. No, no. L'altra cosa che volevo dire, che adesso però mi è sfuggita, quindi magari iniziamo a leggere la rivista Vai, vai, vai. e mi deve venire in mente. Hanno detto altro. Io personalmente tengo troppo a cuore ma parlano delle retrocompatibilità. No, ma anch'io infatti le tengo molto a cuore.
Allora, adesso Ragazzi, il futuro comunque sarà l'emulazione, io ve c'è lo poco da dico. fare. Allora, sarà o FPGA o anche solo non FPGA, però emulazione sicuramente. Io mi sto rendendo conto, io ho preso il Mister, ok, costa tanto, però di quanto è comodo e di quanti problemi ti evita. Perché altrimenti tu vieni qua, è bello avere le cose originali, però molte volte mi verrebbe da dire questo qua, perché magari non va un problema, tocca poi riparare, cioè dopo diventa pesante se uno ha una vita, non può tutto sto tempo. Un Cioè, altro lavoro anche quello. esatto, allora mi verrebbe voglia di dire sto bel NES Nintendo 64, sai cosa faccio? Me li metto lì sulla cosa, sulla mensola, stanno lì, le guardo e uso il Mister. Perché Esatto. cioè che tanto va perfetto, cioè poi lì siamo a livelli proprio, però anche l'emulazione soft, cioè non ci si può lamentare ormai, finché arriviamo, diciamo che fino da PS2 in poi c'è qualche problemino ancora, però quelle prima, secondo me siamo arrivati a un livello Poi impensabile, eh. io non sono neanche troppo un purista dell'esperienza originale, nel senso che se c'è modo di migliorarla un Sì. po', che ne so, aumentare la risoluzione, cioè non mi fa schifo, ecco, Anche a me. quindi Io sono penso, positivo anche all'emulazione migliorata. io penso a PS1, vari RPG come quelli 3D tipo The Legend of Dragoon, che se tu lo Mhm. emuli vedi le pupille degli occhi dei personaggi, che non le vedevi Eh, nella... Cioè tu non vedevi quelle cose lì nella... E tu dici, ah, quello sguardo... E tu noti delle espressioni in una scena magari di tensione che non vedevi perché era troppo... La risoluzione era troppo bassa. E ti accorgi di quanti dettagli c'erano. Quindi chiaro. capisco benissimo il tuo discorso. Lo capisco benissimo. Poi ricordiamo, i CRT non funzioneranno per sempre. È tutto un discorso. Quando diventa troppo. Cioè, diventa troppo uno sbattimento. Se uno non ha piacere a smacchinettare con sta roba. Diventa più un tormento che un piacere. Ognuno deve. Infatti, noi non siamo a priori per dire no emulazione o sì. Dipende da cosa uno gli piace fare. Perché se uno gli piace anche Certo. riparare, fare, bello. Se no, si diventa un. Allora liberatene, cioè, ottienile lì, anche se sono rotte, cioè, usa, Oppure emula, cioè. se uno deve averci anche tanti soldi da spendere, perché ormai i prezzi di certe robe sono davvero proibitivi. L'unica cosa che purtroppo bisogna avere sono i giochi, quelli devi avere, perché sennò siamo nell'illegale. Dopo lì ognuno deve fare le sue scelte, Sì, però. poi anche lì è discutibile È discutibile anche perché, lì, però. cioè, come fa? Devo comprarli usati da un privato? Eh, Perché se me li fornisce il detentore dei diritti, sono d'accordo, ma se questi giochi si possono trovare solo di seconda mano è e quello che dico. magari da qualche bagarino che me li vende a 500 euro perché sono rari, insomma, anche lì È quello che dico anch'io. il mio limite di moralità, insomma, arriva fino a un certo punto. Poi, Quello che dico anch'io, ma infatti mi fa incazzare che in questi shop, service online, molta roba ci manca perché, come dicevo già con Igo, come dicevamo, se ci fosse tutto lì a un prezzo buono, invece che certo, spendere uno li 500 compra. euro dal bagarino, quello o quell'altro, uno va lì, si registra sul servizio. Ah, c'è scritto Stefano Plez. Ciao, benvenuto, grazie per esserti iscritto. No, dicevo, basterebbe quello che questi servizi fossero completi. Uno va lì, vuoi giocare NES, SNES, vai sullo Switch Online, compri la roba al prezzo giusto e basta. Che poi non è che compri, ma tu c'hai la licenza per usarlo. No, tu. Però, cioè, cioè, se non ci mettono loro l'impegno e l'affidabilità, è ovvio che poi dopo uno deve andare su altre cose. Cioè, di cosa si lamenta? Poi cosa fanno? I terroristi vengono lì a chiudere gli emulatori. Cioè, ma che senso ha? Esatto, Cioè, chiudere allora, i canali. cioè, fai le cose bene, e basta. Questo ho detto, ecco, questa è la politica di Nintendo che non ci piace, ma non è solo Nintendo, però lei in modo particolare ci mette di impegno, ecco. Sì, questo. Allora andiamo alla rivista perché l'altra cosa Vai. adesso non mi viene in mente, non era così E vabbè, ti importante. verrà, ti Mi verrà. verrà, però adesso non perdiamo tempo e andiamo. Allora, eccoci qua sulla rivista, ragazzi. Adesso voglio vedere una cosa. La vedete, dovreste vederla. Adesso la vedete piccolina, ma adesso la vedete grande. Ok, perfetto. Allora, siamo qua. The Games Machine numero 176 del dicembre del 2003. Ok? E ci Quindi, sono già titoloni in copertina qua, ragazzi, sì. Sì, non sì. perdono un colpo. Qua siamo già in un'epoca, a differenza dell'altro TGM che avevamo visto l'altra volta, in cui i voti sono un attimo più ragionati, Mhm. quindi non vedremo tutti i 90 in questa rivista. Eh no. Allora, abbiamo, beh, ovviamente la copertina, Prince of Persia,
The Sands of Time, le sabbie del tempo, vero? Sì. Questo qua, che è un remake, praticamente, si può dire? Allora, è una sorta di reboot Reboot, ok. perché Prince of Persia, vabbè, i classici, poi io mi ero anche sentito tutta una retrospettiva un po' di tempo fa sui vari Prince of Persia, però sostanzialmente di Prince of Persia belli ne sono usciti Mm, 2/3. sì, non molti. È incredibile, è un franchising ci saranno 20 uscite tra le console PSP, ci sono anche delle cose, delle esclusive, però di giochi veramente fighi ne sono usciti pochi di Prince of Persia, tra cui il primo, Sì? quello 2D classico a scorrimento, e questo reboot Le Sabbie del Tempo, che già veniva dopo Prince of Persia 3D, che era stato un flop allucinante. Ehm, Poi c'era anche in mezzo, ci aveva messo anche Arabian Nights, che era una sorta di un clone ancora più Sì, cioè, Arabian Nights, è vero, è vero. È tra Prince of verissimo. Persia 3D e Arabian Nights non so quale fosse il più scrauso come gioco. Però diciamo, Le Sabbie del Tempo riprendevano un po' la lore, anche l'atmosfera classica di Prince of Persia, e ci avevano dato veramente un bel tocco di originalità con sto fatto che potevi riavvolgere. Sì, Eh, eh, Lì veramente avevano fatto jackpot, secondo me. E sì, infatti poi praticamente è stato, vabbè, l'unico Prince of Persia che ho giocato. Perché poi già dai anch'io, Due Troni, già anch'io. dai Due Troni sono andati verso un'atmosfera dark, con lui che diventa cattivo, cioè Mhm. anche il personaggio del principe è proprio un personaggio amorfo che cambia personalità da gioco a gioco, cioè non sapevano neanche loro Sì, come farlo andare avanti probabilmente. certo. Poi abbiamo Però Max, insomma, però questo è bello, cioè, come titolo. capolavoro, sì. La, Prince of Persia è la capolavoro. Tana del Gamer l'ha iniziato dopo 20 anni su Xbox. Eh beh sì, eh. Tanta roba le sabbie del tempo. Sì. Poi c'è, vabbè, Max Payne 2 che io lo conosco poco o niente, non è il genere di giochi che io ho giocato. Però, Tanta roba anche però Max so Payne 2. cioè, che è un bel gioco. Sono un grande fan di tutto Max Payne, a Ah, parte il ottimo. film. Ah, io non lo so niente. No, il film, ragazzi, è cioè, da cestinare, direi, proprio senza remore, skippatelo, oppure Bene. se volete deprimervi, guardatelo, ma... Però Max Payne 2, allora, da trilogia, il primo probabilmente è il mio preferito, poi tra il 2 e il 3 non saprei, onestamente, perché anche il 3, nonostante sia un po'... Vabbè, non c'entra molto, nel senso che perde tutta l'atmosfera noir, però è un bel film d'azione, cioè te lo Ok. giochi in 7-8 ore, lo finisci, veramente pompa tantissimo, non ti annoi perché appunto è breve. Sì. Ci sono tanti video, è vero, però secondo me merita Max Payne 3, se non l'avete giocato è da rivalutare. Il Ok. 2 si incastona bene nella storia, insomma è un buon seguito, non ai livelli del primo secondo me, però Mhm. ci Sì. sono delle missioni in cui si gioca e bisogna difendere Mona, o insomma, che non sono proprio bellissime, però in generale è un gran gioco anche Max Payne 2. Ok. Poi c'è Hidden and Dangerous 2 che non lo conosco, comunque viene messo a paragone con Call of Duty. Poi, allora, Hidden and Dangerous, sì, all'epoca c'era un po' questa sfida tra Mhm. Hidden and Dangerous e Call of Duty, che poi ovviamente ha vinto Call of Duty. Hidden and Dangerous era un gioco, uno sparatutto, era un ibrido tra sparatutto e strategico, e in cui comandavi una squadra, quindi Mm. era una via di mezzo tra i vari Rainbow Six e un gioco, uno Ma sparatutto. tipo anche Socom? No. Socom non ce l'ho presente. Anche lui è uno così che comandi la squadra. Tipo. Lì potevi decidere, potevi dare una specie di direttiva ai vari membri della Sì. squadra, anzi potevi sceglierti prima Mhm. i vari personaggi, tipo alla comando, se vuoi, in cui Sì. potevi sceglierti in base alle caratteristiche i vari personaggi, le armi e tutto quanto, poi c'era una mappa
in cui decidevi un po' il piano d'azione del livello e poi entravi e giocavi in prima o in terza persona con i tuoi vari soldati, potevi cambiare tra i vari soldati. E, io avevo giocato all'1, perché poi c'è anche una storia anche dietro questo. Avevo giocato all'1, che era il gioco allegato della prima rivista di computer che ho mai acquistato. Ok. E al 2 non ci ho mai giocato, devo Mhm. essere sincero. Mhm. Però comunque il gameplay è il solito. Certo. E ok. Poi abbiamo E poi è Deus Ex 2, Deus Ex ragazzi, 2. che non si chiama Deus Ex 2, ma ai tempi ancora Vabbè. non lo sapevano. Invisible Cioè, War. sì. E anche quello, vabbè, forse tra tutti questi è quello che è passato, vabbè, no, anche Hidden and Dangerous, però insomma, non ha avuto la risonanza che sperava, perché era Mhm. un po', puntava molto verso le console, Certo, ehm, certo, certo. E poi vedo quindi che era... c'è la soluzione di la prima parte di Tomb Raider, The Angel of Darkness, che insomma, non è che sia un gran gioco, però... No, però c'è No, la canzone di Piero Pelù. è vero, è vero, è Ciao verissimo. Viper. Ciao Viper. Adesso, sì, comunque c'è quella lì. Adesso mi è venuto in mente, non voglio, torno un attimo noi due sulla webcam, perché voglio dire l'altra cosa, mi è venuta in mente adesso. E poi andiamo avanti, ok? Vai. Allora, l'altra cosa che... Scusate, eccoci. Che ci tenevo a dire è che ci siamo resi conto, ci stiamo rendendo con consapevolezza conto che queste scansioni, queste riviste che noi portiamo per voi, che non sono nostre, perché, ripeto, non sono proprietà nostra, noi ci mettiamo il tempo, come ha già detto Alessio, ci mettiamo il tempo e quindi non possiamo far pagare, non ci interessa far pagare. Eh, cioè, noi ci stiamo rendendo conto che le scansioni che vi diamo stanno diventando molto utili e importanti per qualcuno sui vari social, perché abbiamo visto che insomma, qualche profilo privato, qualche pagina di retro gaming o non, hanno fatto degli screen dalle riviste che abbiamo scansionato. E quindi non so, anche soltanto abbiamo visto da qualche parte che c'era l'elenco, il listino prezzi dell'epoca, cioè comunque il tempo che stiamo investendo nel darvi le riviste, ci stiamo rendendo conto con sempre più consapevolezza ogni giorno che è molto utile e sta facendo il bene anche della community del retro gaming, comunque della conservazione della cultura videoludica dell'epoca. E questo ci fa immensamente molto piacere perché ci fa capire che comunque quello che stiamo facendo, il tempo che stiamo investendo per dare gratuitamente qualcosa che dovrebbe essere, cioè che se si dà gratis perché è proprietà collettiva, quando uno decide di condividerlo lo si fa gratis perché non siamo noi detentori del diritto, ma lo facciamo perché vogliamo dedicarci tempo, perché abbiamo passione, ci stiamo rendendo conto che è molto utile, molto anche utile per... cioè c'è un risultato concreto, abbiamo un feedback concreto che quello che stiamo facendo serve, piace e serve anche a culturare su cose del passato. Sì, Cosa... questo fa parte del patrimonio culturale. Esatto. Era questo. Comunque Ludovico, assolutamente giocati tutti i Deus Ex perché sono tutti bellissimi, soprattutto il primo e a mio parere il primo e l'ultimo, Ok. Mankind Divided. Oh, sì. Veramente tanta roba. Ok. Siamo tornati alla rivista. Ho detto tutto quello che dovevo dire adesso. Allora, andiamo avanti. Copertina abbiamo vista. Andiamo avanti. Qui c'è una pubblicità, 2 pagine. Come vedete, Tu però... lo conosci sto gioco? Sì, ce Costante? l'ho su PS2. Io Appunto. non... Ha una no. grafica pompatissima. Cioè, è uno dei giochi con la grafica migliore su PS2. Ghost Hunter. Ok. È uno dei pochissimi giochi che anche la versione PAL c'ha la risoluzione progressiva in 480p. Si vede veramente da 1060 Hz. Fluidissimo. Ha una grafica e un frame rate ottimo. Il gioco in sé, devo dire, graficamente bello. C'ha dei cali e dei bassi. Alcuni punti sono anche belli. Qualche punto un po' inquietante. Però in generale è un gioco mediocre nella trama. Un pochino per me, per i miei gusti. Però cioè è impattante, è comunque impattante perché non...
È un po' come Tekken 5 su PS2, però qua siamo in qualcosa in terza persona, tipo Ghostbuster, Ok. horror, dove tu sei una chiappa fantasma, sei cacciatore di fantasmi. E se non erro è uscito solo per PS2, se non erro. Comunque è Penso di particolare. sì. È Per particolare. PC non l'ho mai visto. Non credo, se mi ricordo bene. Pubblicità di 2 Comunque, pagine. bella la pubblicità. Sì, Temo di sì. temo di sì, sì, sì. E poi 2 pagine, avete visto comunque il lavoro di editing c'è stato, perché comunque le pagine sono allineate. Insomma, questo è il nostro, è il tempo che noi dedichiamo, questo è il lavoro che viene fatto nel progetto, ecco. Comunque è un titolo... Ma Tana, allora si va a periodi, nel senso, quando la roba è nuova, ok, la compri, la tieni lì un po'. Poi c'è un periodo di mezzo in cui sei un monnezzaro, non butti niente. Poi dopo, quando passano tanti anni, invece ti ritrovi con dei tesori in cantina che non sapevi di avere. Esatto, verissimo, concordo. E Ma questo infatti, con tutto, eh. ma infatti anch'io le console così, metti che domani andrò solo ad emulazione, ma né le butterò né le venderò, me le tengo lì sulla mensola, cioè per dire, perché devo darle via, non è che... Cioè, perché cosa te ne fai di sta No, roba? e poi sono comunque, cioè, non mangiano, non bevono. Se uno c'ha un po' Infatti, di spazio, perché esatto, buttarli? esatto. Tekken 3, 4 Tournament top, vabbè certo, sicuramente. No, comunque è un gioco che vi consiglio di provare perché rende tanto graficamente e atmosfera ce l'ha, ecco. Ok. Questo è l'editoriale. Homo Novus. Qui c'è un telefonino dell'epoca, un Nokia, non so che modello. Ricorda un po', vabbè, è successivo ovviamente, perché ricorda però un po' quello di Matrix, Mhm. solo che, vabbè, è più nuovo di Più 4 nuovo. anni. Matrix cos'era? 99. Sì, sì, qui ci sono tutte Però, ovviamente, come al solito, tutte il personale, i direttori, i redattori. Qui c'è l'introduzione, che uno se la può leggere, adesso noi non vogliamo perderci troppo tempo perché non vogliamo fare una live lunga, perché io vedo che comunque guardando come si dice, gli analytics, vedo che comunque non vengono mai cioè vengono, non tutti riescono a guardare fino in fondo, quindi vorrei farle un po' più corte e concentrarmi sulle cose più interessanti, su cui abbiamo da dire qualcosa, perché ognuno di noi può dire solo la sua esperienza, anche possiamo inventarci le cose e avete tutto qua da leggere, ecco, quindi no, ve l'ho detto, l'intervista è reperibile qua sotto in descrizione della live da scaricare gratuitamente, se no nel sito del dizionario o la pagina Facebook del dizionario e anche su Instagram uno può scaricarla anche da lì perché c'è comunque il link anche lì. Cosa c'ha il Viper? Anche io li terrò nello scaffale le console. Ah beh certo, sicuramente, perché dovremmo liberarcene senza motivo. Questo è Hidden and Dangerous. Dietro esatto, gioco titolo di copertina, uno dei titoli di copertina. bello. Era un gioco, insomma, Sì, abbastanza serio, ma anche Call of Duty poi, eh. sì, sì, assolutamente. No, è... Diciamo che erano due visioni diverse di un genere, poi ovviamente sappiamo quale ha avuto la meglio Sì, nel, eh beh. nel mainstream. Comunque anche Call of Duty è cambiato molto dalle origini, eh. Call of Duty è cambiato molto. Perché prima era più Però serio, dopo è la, diventato più... la- la campagna di COD ha mantenuto ancora, insomma, una parvenza di Mhm. serietà, poi tutto quello che c'è, il resto, insomma, quando giochi a Warzone con la skin di Leo Messi ti fai qualche domanda, dici, vabbè. Sì, 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 certo. Però ogni cosa c'ha il suo tempo. Sì. Qua vediamo l'indice della rivista. Come avete visto sono 172 pagine, quindi andremo un pochino, cioè abbastanza spediti, altrimenti non finiamo veramente più. Allora, abbiamo, vabbè, Deus Ex Invisible World, Patrician 3 che, ma quanto l'ho giocato, Patrician 3 l'Impero dei Mari, gestionale, Pro Evolution Soccer 3, adesso poi le vediamo, Spellforce, oddio Spellforce anche quello, un RPG bellissimo. Kotor, Sì, Knights of Old Republic che è capolavoro immenso, penso che è uno dei migliori giochi di poi, Star poi Wars. ti confiderò un segreto dopo. Sì, va bene. Queste sono le preview. Poi ci sono le review che sono quelle complete dei giochi che sono usciti. I preview sono i giochi che stavano per uscire.
Age of Mythology, adesso poi le vediamo tutte, adesso guardate un attimo i titoli che tanto poi adesso dobbiamo passarci, quindi poi Esatto. c'ho le rubriche, le solite, la leggenda delle votazioni, Star Player, Top Score, Best Buy, come vengono, ehm, come vengono dati i voti in base alle varie sezioni, caratteristiche. Pubblicità bellissima di un gioco che ho divorato alla morte, che è Empires, l'alba del mondo moderno. Ci ho giocato anche quando? Una settimana fa? Sì. Che gira ancora su Windows 11 tranquillo come una Pasqua. Proprio con l'installazione di default dei dischi dell'epoca, eh. Bisogna solo metterci la patch anti no CD, quella lì. Bisogna avere... Ah, ok. No, dicevo, bisogna avere un lettore CD. Bisogna avere anche il lettore CD. Sì, però vabbè, io ho la ISO. Vabbè, non si può condividere. Comunque adesso per inciso vi dico, vi svelo anche questo segreto, ragazzi. Linux ha molta più compatibilità con la roba vecchia rispetto a Windows. Cioè con la roba vecchia per Windows, dico. Cioè girano molto più facilmente giochi vecchi su Linux che non su Windows. Ve lo dico, sì. se mai vi venisse voglia di passare a Linux. Io ormai sono diversi mesi che ho convertito tutti i miei PC, a parte uno che mi serve per lo scanner purtroppo, a Linux, e gioco e faccio tutto quello che devo fare senza problemi. Bene. Quindi, Questa cosa non la sapevo perché io di Linux mi intendo poco o niente. A parte gli quegli emulatori che so tutti girano su base Linux, però... sì, gli unici giochi a cui non si può giocare, ma non è colpa di Linux, sono alcuni competitivi online Ok. che hanno degli anti-cheat che i publisher hanno deciso di non abilitare su Linux, perché Sì, su va. Linux non ci possono essere programmi che girano a livello kernel, e quindi tutti i vari anti-cheat kernel non possono funzionare su Linux, o comunque funzionano ma in maniera diversa, e quindi molti publisher hanno detto ok, tu che c'hai Linux non ti voglio, che Sì. siete tutti cheater voi che Sì, usate sì, sì. Linux, e quindi non vi vogliamo. Che poi magari quelli Linux sono più smanettoni, sanno più gestire le Ma cose. sì, Quindi ma magari hanno paura che magari non riescono a gestire, ecco, sì, sì. è un pretesto Sì, sì, per togliersi un problema in maniera facile, visto che è una fetta di utenti abbastanza piccola, per ora. per ora. Comunque sì, i videogiochi della seconda guerra mondiale c'era anche Medal of Honor, bellissimo, Socom, tanta roba, ecco, sì. Però, bellissimo questo capitolo di Empires, sì, non va dalla preistoria, va aspetta, dal Medioevo va, non dalla preistoria, Ludovico. Va dall'età medievale, poi c'è l'età della polvere da sparo, poi c'è l'età imperiale, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale. Non è proprio futurista, cioè non arriva, cioè non parte né dalla preistoria né futurista, ma parte dal Medioevo e arriva alla seconda guerra mondiale, quindi è Quello comunque... che partiva dalla preistoria era Empire Earth, no? Mm, sì. Quindi sì, diciamo che è uno spin-off di quelle saghe lì. Bello, grafica 3D, vedete, la grafica è molto bella, però come completezza di popoli e tutto, ci sono giochi più completi. Questo qui puntava un po' più sulla grafica di altri, perché c'è dei bei effetti, bella roba, però non ha tutte le civiltà degli altri, le epoche degli altri, però molto bello. Io in questo qua ci sono cresciuto, quindi molto bello. C'è anche un video sul mio canale dove faccio delle cose avanzate contro la CPU a livello massimo di qualche anno fa su questo qua. Ok. Poi qui sono le preview, giusto? No, Ah, TGM qua siamo no, ancora sulle TGM robe del forum, la mhm. community di TGM, Online, TGM online e quindi tutto quello che un po' gira. di meme, Ok. un po' di sondaggi, c'erano dei concorsi a premi. Sì, sì, Quindi sì. vedi che si potevano vincere i vari giochi Silent Hill, Prince of Persia, Sì. Homeworld 2. Mhm. Vedo, Poi vedo, vedo. vabbè, sono molto memosi sempre Questo è su un meme, questo TGM. qua di questi qui con i mitra che si stanno ammazzando. Lì avevano fatto la squadra di Softair, Sì, vedo, sì, sì. che poi anche lì mi dovete spiegare perché in Italia, cioè allora, in tutto il mondo, comunque nel mondo anglofono, si chiama Airsoft, È vero. e noi l'abbiamo tradotto Softair. Perché? Che giriamo le parole, boh, non lo so. Perché? Non lo so, però effettivamente. Che suona meglio. Boh. Silent Hill 3 qua vedo, accidenti. Bello. Molto.
Qui cosa c'è? Cos'è sta ventola? È un computer? Offerta? Allora, sì, ragazzi, sì. Il PC Tamarri, cioè i PC dei primi anni 2000 fino al 2010 così erano veramente, non si potevano guardare, soprattutto quelli un po' pompati, anche i raffreddamenti a liquido. Dopo più avanti nell'hardware, nella rubrica hardware ci sono delle robe, Oddio. però sì, non si potevano vedere. Con quei tubi, già i tubi morbidi a me mi triggerano un po' nei custom loop, però vabbè. Posso capire, ci sta che fai un custom loop con tubi morbidi perché comunque non vuoi meno sbatti, perché fare le pieghe con i tubi rigidi è una cosa, cioè, assurda, e devi prendere le misure precise, eccetera, eccetera. Ok, tubo morbido, però erano quei tubini sottili, morbidi, poi sembravano andare proprio a caso dentro, cioè c'erano, Sì. non si potevano vedere, con quei colori fluo, giallo fluo, cioè, È vero, è vero. boh. È vero. Vabbè, è così. Però vabbè, era un mostro, sto PC. Questa è una webcam. Che era una webcam. Che roba. L'estetica anni Sì. 2000. Che bella. 200 euro, Accidenti. attenzione. 200 euro. 200 euro per questa webcam. Era così. All'epoca era così. E poi c'è il vincitore del contest praticamente avevano fatto una rivista, Mhm. cioè scusa, una recensione. Chi faceva la recensione più bella poteva vincere. In questo caso ha vinto un lettore MP3 da ben 1,5 giga di capienza. Leggo. 1,5 giga. E Sì. però ce ne stavano di canzoni, che alla fine un migliaio di canzoni ci Sì, stavano. Sì, Accidenti. Poi abbiamo la zona silver dei silver disc, quelli che c'erano l'altra volta. Sì. Appunto, Inserisco anche questo plug. Adesso, siccome insieme alle riviste avevo anche un tot di silver disc Mhm. e anche di CD demo di giochi per il mio computer, piano piano dovrei anche iniziare a rippare le ISO dai silver disc e a caricarli anche quelli sul DVG. Quindi beh, questa cosa. Questa in, cosa. in un futuro saranno disponibili anche alcuni, tra cui questo silver disc sicuramente. Mhm. Ok. E questa è una cosa che fa piacere perché sono cose abbastanza introvabili, secondo me. Sì. Cioè, oggi. Poi vabbè, al di là delle demo che dici chi se ne frega, però c'erano anche tutta una serie di mod, di patch, Sì, insomma, dei trick e track che quelle sono già più assolutamente. difficili da trovare. Sì. E dopo ti leggo di Silent Hill, Ludovico. Qui abbiamo i giochi appunto sul silver disc che c'erano. Li vediamo qua. Beyond Good and Poi Evil. sono dei giochi, vabbè, alcuni ok, ma Nosferatu, The Non Wrath sfera. of Malaki, ma boh. L'ho sentito. L'ho Io sentito, ma non mi dice niente. Non sferato, proprio mi ricordo sto nome, ma adesso c'ho il vuoto. C'ho proprio il cioè, vuoto. sono questi più che quelli famosi, sono questi che mi incuriosiscono, che dico, ma me li vado a cercare, poi Sì, vabbè, sì. magari non so nulla di che, però insomma. Sì, però adesso non mi viene proprio. Beh, Beyond Good and Evil è famoso. Fatto dalla Ubisoft. Bellissimo. Particolarissimo. Questi qua erano tutti usciti appunto per computer. Erano su CD o DVD, come potete vedere in base. Lo Hobbit, non sapevo neanche ci fosse. Questo qua. Sì, sì, da Non quello è. che ho visto è carino, nulla di speciale, però è un gioco Ok. carino, un tie-in carino Sì, 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 dell'Hobbit. sì. Poi c'è 13 che è strano perché c'ha un stile grafico particolare. È stato uno dei primi in cell In cell shading, shading, sì. Tipo cartone che animato, poi particolarissimo. avevano fatto anche qualche anno fa un remake che era stato smontato, cioè distrutto proprio, avevano fatto una Eh, roba imbarazzante. è vero. Di Silent Hill ricordo, quando ho trovato la prima volta il cabinato di Silent Hill di arcade. Beh sì, sì. Anche qua a Parma ce n'è uno. C'era. Dal bowling. Io mi sono scaricato in teoria la ROM Ah sì? dell'arcade. Ah, Credo di avercela, non credo. l'ho ancora provato, però da qualche Vabbè, ho parte provato. Ma lì ci la dovevo. vuole. Cosa ci vuole per farlo andare lì? Non lo so. Mi sa che ci Non so se è vuole. una convert. Secondo me ci vuole il front il Techno Parrot. Può essere? Non, non- Secondo me ci non vuole mi quello credo. lì. Secondo me, per quegli arcade lì
Che comunque è programmato su Windows, no? Quello lì. Allora, c'ho questo sì, ce l'ho, Silent Hill Arcade, però non chiedermi, c'è una guida credo su Reddit che Mm. spiega come giocarci in qualche modo. Mm. Sì, l'ha detto anche Evi 77, Tecnopilot. Tecnopilot. Infatti allora mi ricordavo bene, infatti, vedi? Sì, sì, perché comunque sono quei arcade su base Windows, diciamo così. Sì, anche nel 2003 c'erano tanti giochi. Comunque grazie Evi 77 e benvenuto, eh. No, grazie che mi hai confermato sta cosa. Ero quasi sicuro, però, sai, non ci gioco tutti i giorni, quindi... Ok, qui ci sono degli shareware, cioè dei programmi gratuiti che ne hanno messi dentro. Chi non mi fiderei manco a morire di sta roba, comunque, ok. Ah, tra l'altro ho notato solo adesso che ci sono delle cose cerchiate a penna, Ah sì, è vero. Sai, cerchiate dall'utente della rivista. è vero. Sì. Sulla mia non c'è nessun segno di penna. Vabbè. È Vabbè, tenuta religiosamente. sono inezi e poi sinceramente sugli shareware, cioè, non è che siamo nel... Cioè, Che spesso e volentieri erano anche più malware che altro. ma guarda, grazie comunque. Allora, io una delle l'ultima volta che mi sono fatto fregare dai programmi così è stata... Beh, no, non posso dire il nome perché sennò... Allora, c'è un blogger famoso in Italia che consiglia programmi, fa le guide Mm, tecnologiche, ok? Ero ok, ancora inesperto, andiamo indietro di... Ah beh, almeno avrò avuto 16 anni, quindi 15 anni fa. parecchio. Non ero ancora uno bravo a queste cose. Mi serviva un programma per modificare i tag degli MP3. Ovviamente trovo la Ok. guida sua. Programma consigliatissimo. Cioè, avevo Ah, Windows. ma quel blogger. Sì, avevo... Vabbè, dai. Ma io Non si all'epoca può ero, dire. all'epoca ero ignorante. No, no, Quindi... però dico, non si può dire il nome, ma No, no, sappiamo no, che no, il no. blogger Il blog. Vabbè, fatto sta che... Allora, avevo Windows 7, mi ricordo. Niente, sto The Crab, sì, proprio il granchietto, programmino. Affidabilissimo, gratuito, open source. E Garrison l'ha scritto. dopo tutto Benvenuto, quel tempo. benvenuto Garrison. Oh, Ma perché? Ma scarica. non si può dire il nome perché ci denuncia? Cosa Ma non lo succede? so, vabbè, io non lo voglio dire. Comunque se l'hanno scritto. Ok. Però la verità, vi dico che la verità. The Crab scaricato dal link. Oh, computer inchiodato. Non andava più niente. Non andava più niente. Sto granchio di merda. Ho provato di tutto. Non andava più niente. Non potevi entrare in CMD. Non potevi fare niente. Dopo tutto cancellare tutto. Avevo perso tutto. Una rabbia. Da quel momento lì ho cominciato a studiare, a impassionarmi di queste cose. Perché ho capito che affidarti sugli altri mai. Cioè, e questi programmi gratuiti, ma non Oh, lo so. tra Però l'altro, vabbè, Abby Fine Reader è il software che usiamo per fare le scansioni. ah, no, ma allora magari queste qui nelle riviste, ok, però No, no, ma scaricare allora, dalla rete, non lo so. già anche solo il concetto di shareware che tu installi sul tuo sistema, poi c'ha una data di scadenza dopo la Eh, quale anche se tu lo cioè rimane comunque qualcosa sul tuo sistema che dice ok, questo software è stato installato, probabilmente ID hardware, non lo so, però boh, sì, anche a me non piace molto, quindi. cioè ti lascia comunque qualcosa nel Eh sì, sistema. eh sì. Poi qui c'è la Frag Zone, che non ho capito bene cos'è la Frag Zone, è comunque sempre quel... Ah, i Sono, giochi di sono, mo- Frag! Ah, sì, sì, sì. sono mod, Sono mod, sì, sì. add-on. Sì, 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 sì. Io, ad esempio, ci sono delle mod per Max Payne. Io avevo delle mod bellissime per Max Payne, ci ho passato delle ore. C'erano le mappe di The Matrix e The Matrix Reloaded. C'era l'atrio, sai quello dove nel primo Matrix dove arrivano con i metal Sì, sì, detector? sì. C'era quella bellissima con i nemici che arrivavano tipo non a ondate, però c'erano tanti nemici e le colonne che si distruggevano. Cioè, ci ho passato le ore a riprodurre le scene del film. Poi c'era tipo la hall di Matrix Reloaded, sai quando arrivano i gemelli che Sì, fanno... sì, sì. c'era quella, cioè, c'erano delle mod fighissime per Max Payne. Cioè, È un peccato che non abbiano fatto una total conversion anziché quella roba di Matrix, sì. come cavolo si chiama? Ce l'ho anche. Oddio.
Non mi viene adesso. Enter the Matrix, ecco. E Mhm. Path of Neo, anziché quella roba lì, che vabbè, sì, diretta dai Wachowski e tutto, però dai, bravi Sì, registi, un po' meno art director di videogiochi, però vabbè. vabbè. Se avessero fatto una bella total conversion di Max Payne a tema Matrix, sarebbe stato molto figo. Vedo che, Comunque, vedo che c'è anche Halo Dedicated Server. Sì, sì, sono delle patch, mod. Poi c'è questa pubblicità del Nokia Engage, è fighissima. sì, anche lì, vedi, come si diceva, come dicevo l'altra volta, cioè, giocano sempre sull'equivoco, no? Sì, Sulle le posizioni, perché comunque c'è Tony Hawk Pro Skater che fanno i trick, fanno le posizione. varie posizioni, cioè, Eh, sempre bella, sull'ambiguità. bella sto macchinetta comunque. Engage è carino. Sì, erano forse più belle le pubblicità Sì, che, vabbè. che il gameplay, anche perché giocare a Tony Hawk con quel tastierino lì, Non io è non so. facile. No, non è facile. Però c'è una bella grafica, cioè per un dispositivo portatile sì. Oh Diciamo che sì, i controller lasciano un po' a desiderare, i controlli, però vabbè. sì, Altre senza patch. l'analogico. No, altre patch. Qui c'è un altro eBay. Questo qui è... Ah, un messaggio è proprio una pubblicità di eBay. Buona caccia su ebay.it. Grandi occasioni, giochi, PC. Eccolo lì, Enter the Matrix. Eccolo qui, sì. Scusa, comunque ho notato l'Interstate 1982, Sì. gioco Medal of Honor Battlefield 1940, cioè cos'è? Eh, e poi perché c'è un'auto da Non lo so, è stranissima sta roba, è vero. Cioè, queste mod qua, secondo me, non si trovano online. Dov'è Luke che lui gli piacciono le cose strane? Adesso sarò Luke... smentito istantaneamente, No, però no, Luke 133, dove sei? A te piacciono le cose strane, come i giochi di Pino, ti ricordi? è come questa qua è Super l'equivalente, non Pino. so se c'è presente, della mod di Half-Life che lo trasformava in un gioco di rally. Sì, sì. E questo trasforma Battlefield in un gioco di corse. Che cazzo. Boh, non lo so. Stranissimo. Poi c'è, vabbè, pubblicità di eBay, c'è The Elder Scrolls 3 Morrowind, pubblicità. Fa vedere che c'è per Xbox e per PC. Bellissimo. Però non ho mai giocato. Io non l'ho mai finito, cioè, l'ho iniziato tante volte ma non l'ho mai finito Vabbè. Morrowind. Perché però adesso volevo Morrowind. provarlo in VR, visto che c'è una mod in VR che funziona bene, Mhm. con tutto, anche in motion control, quindi insomma dovrebbe essere una figata. Prima Sì, o poi. già. Poi c'è il regalo con TGM Battle Realms. Battle Realms. Sì, Non che so cosa delusione. sia. È brutta roba, sì. No, non lo so, probabilmente è anche bello, ma io faccio schifo, faccio schifo quei giochi lì, quindi Ah, ero rimasto delusissimo da sto gioco. vabbè. Comunque se non vuoi provarlo, lo puoi recuperare. Corri nelle vie di Firenze, mostra ai tuoi amici il vero senso dell'arte. Project, Kudos. Do- Gotham Racing 2. Cioè, questo qua è un gioco che ha creato un modo di dire, perché ancora tutt'oggi si dice kudos e viene Mhm. da Pensa a te, vabbè, mi sono impapinato. Project Gotham Racing. pensa a te. C'aveva anche l'Xbox Live per giocare insieme. Che bello. Sì. Voci di corridoio. Quindi sono le dicerie, cioè, le cose che si auspicano, però ovviamente non c'è la sicurezza totale. Quindi le novità, le cose, cosa succedeva all'epoca. E qui vediamo un po' di Il roba. solito trafiletto su Ultima Online. Sì, esatto. Qui vedete un po' di Far roba. Cry. Su Far Cry io ne ho visto, cioè, ogni mese c'era qualcosa su Far Cry, eh. Eh sì. Mi ricordo qua dice che avevano fatto una versione ottimizzata per i sistemi a 64 bit. Mhm. Comunque, Crytek è sempre stata molto focalizzata sulle tecnologie del futuro, diciamo. È sempre stato un benchmark fondamentalmente. Vabbè, adesso, vabbè, sì, per Cry 6 viene ancora usato per fare qualche bench, però Mhm. comunque insomma, tra Crysis, Far Cry hanno sempre cercato di spingere al limite Sì, i motori grafici. vedo.
Poi, Anche il primo Far Cry è ancora molto bello, visivamente. sì, qui vedo che Peter Gabriel compone per Ubisoft. Non so che cosa, non mi Peter- ricordo. Adesso non mi... ma è vera sta cosa? È stato fatto... per Uru Myst, Aegis ah, per Beyond Myst? Myst. Per Myst. Ah. E anche per, sì, è vero, quei giochi qua. E invece Amadeus compone per Pedro. È vero. E poi c'è... Madonna, che ridere. E poi c'è il ritorno di Leisure Suite Larry. Non so che gioco. Non ci ho mai giocato. Io ho giocato Leisure soltanto Suit quello per Larry. PS2, Magna Cum Laude. Allora, Bello. il titolo migliore dell'universo. Perché, Ah, perché è giusto il latino, eh? Cioè vuol dire sì. con tanta gloria, però in inglese. Vabbè, certo. C'è Ma che l'inglesismo. sono dei geni. È un capolavoro questo gioco lì. Voglio Sono quei davvero. giochi di parole Sì, anche che hanno preso, ad esempio, i vari giochi di South Park. sì. Non so se è presente che c'è The Fractured Butthole. Mhm, sì, sì, Quello lì è un gioco di parole. certo. Butthole. Certo, certo. Però non ho mai capito alcuni... Cioè, in realtà ho capito. Però, per esempio, è presente Balli, Sì. che però in Europa si chiama Canis Canem Sì. Cioè, cane mangia Perché cane. allora su Bully, se non sbaglio, però non vorrei dire una cazzata, però c'era stato uno scandalo perché Bullismo. esatto, Ah, sembra dal titolo chi non capiva niente o chi voleva insomma, sfruttarlo per questioni politiche, eccetera, diceva guardate il gioco che incita al bullismo, che poi in realtà no, però come hanno fatto no, con coso, Rule of Rose. Guardate il gioco dove seppellissi bambini e bambine vive, le cose erotiche lì, ma dai, insomma. sì, ma sono le classiche, però sai, uno non capisce niente, sente la notizia, cioè non capisce niente, non ne sa niente, Esatto. sente la notizia dei giornalisti e dice, oh guarda questi videogiochi violenti come rovinano i giovani. Sì, sì. Infatti. Ma è sempre così, eh. Beh, parliamo di Columbine School Mass, tutta questa roba Eh, qua. Sì, sì. Cioè, come aveva detto Marilyn Manson, che gli hanno detto, ma lei si rende conto che le sue canzoni potrebbero aver influenzato? Lui le ha risposto, guardate giornalista, io più che preoccuparmi delle canzoni mi sarei preoccupato di quanto di quanti disagi, violenze, che malessere avevano dentro questi ragazzi per andare a fare una cosa del genere. Perché altro allora vuol dire che tutti quelli che ascoltavano ste cose, giocavano quei videogiochi lì, avrebbero fatto tutti tutto. killer. Invece no, l'hanno fatto loro perché erano più fragili, ma non è il colpa del gioco o della musica violenta. Il No, problema assolutamente no. è la frustrazione di base che non sono stati ascoltati, capiti. Cioè, invece di incazzarsi con questa gente, lui ha detto giustamente, io mi sarei fermato a capire perché stanno così. Certo, ma è E, sempre facile e ha avere un capro zittito tutti, espiatorio. ha zittito tutti. E lo Sì, stesso sì, ma poi discorso appunto vale con queste cose qua, Bully, Rule of Rose, cioè, vabbè, lascia perdere. ciclicamente si ripropone appunto il capro espiatorio per dare spiegazioni semplici a problemi complessi. Già. Sì, poi le masse è facile televisione, sai, è facile banalizzare, quindi... Beh, anche Ludovico concorda, quindi bene. E poi che abbiamo il Force Pad questo Rumble. controller ce l'avevo, è stato il mio Ah primo sì? controller, non il Rumble, il pad analogico duale Mm. P880. Duale, Ce duale, l'avevo. bellissimo. Sì, L'ho sì. usato così tanto che il gommino dell'analogico sinistro si era tutto Eh, consumato, non c'era più. però Però funziona Satek, ancora. Satek sembra comunque abbastanza buono. Era strano perché non si vedono, ma i dorsali c'aveva Mm. due, se ricordo bene, perché non ce l'ho qui, ce l'ho a casa dei miei, però ce Mhm. l'ho. Mhm. I dorsali erano solo due, quindi non aveva R1, R2, aveva solo... Era un tasto grosso unico Sì. e poi c'aveva gli altri due tastini di fianco ai quattro, cioè i sei Mhm. tasti tipo GameCube, cos'è? Sì, 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 esatto. Però funzionava bene e non driftava. Bene. Quello è... Sì, anche nella Switch 2 ho visto che hanno sottolineato molto il fatto che lo stick non drifta. Sarà vero? Perché hanno messo gli All Effect? Non lo so, non ho guardato, però dicono che non drifta.
Nella pubblicità lo No, fanno vedere. Non so cosa ha vedere. messo. Hai visto che i Joy-Con della prima Switch praticamente se la usi parecchio ne cambi uno al mese. Vedi. Quindi, cioè. Quelli, il fratello della Caterina, praticamente non ce n'è uno che funziona di Pensa a Joy-Con. te. Pensa a te. Sì, però, Comunque, cioè, io non avrei, cioè, per dire, non può la Switch ancora oggi costare praticamente uguale a come, cioè, più o meno, cioè, è quello che, ma critico vendono. quello, lo so, però io critico quello, cioè, nel senso che poi la gente compra, però io non comprerei, cioè, comprerei ma non a quel prezzo, io la Switch non ce l'ho, ma se costasse meno magari l'avrei anche presa, che per me non, cioè, ancora oggi, dopo tutti sti anni, e non cala poco, perché solo perché Nintendo. Siamo troppo boccaloni. Eh. Perché la gente continua a pendere dalle labbra di Jensen e di Nvidia e continua a comprare le stesse schede sovrapprezzate? Cioè, vabbè, adesso non andiamo al discorso, però. Sì, sì, però è così. Cioè, d'accordo. Qui c'è la pubblicità di Call of Duty. Che i tuoi giochi hanno bisogno di Sound Blaster, la scheda Ah, audio. e Scheda- a proposito di scandali, cause, eccetera, Mm. l'angolo della toga, GTI True Crime, Ah, sì, quindi è qua. Ne parlano. cioè, GTA. sempre giochi, sempre nel mirino di chi vuole fare facili discorsi politici. No, no, sì, è veramente. Dopo c'è della. Cioè, boh. Poi soprattutto le generazioni più vecchie, parlo dei nostri genitori all'epoca o nonni, quelli lì, loro abboccano subito, giudicano male i giovani perché si dedicano a ste cose, violenti, cosa impari da sta roba. Ma, cioè, per l'amor di Dio. Cioè, io sto portando sul canale Ark il tramonto degli spiriti, quell'RPG lì, fa vedere delle cose orribili in alcuni punti, cioè dei momenti dove ti metti a piangere o dalla crudeltà oppure dalla felicità, cioè ti fa vivere proprio le emozioni pure, spietate, così come sono. Tu passi da un momento dove lui lì con la ragazza, innamorati, poi passi alla tragedia totale, che uccide il fratello di lei perché gli ha mangiato l'animaletto e lui ci è rimasto male, ferito. Cioè, e questi giochi ti lasciano delle emozioni e ti insegnano anche da piccolo. Invece la cosa vede sto mondo? Ma è violento. Sono violenti. Cioè, Come poi se gli altri media non fossero violenti, cioè sì, infatti. Cioè, la TV, ma non parlo di film, ma anche solo quello che si vede al TG, cioè voglio dire, quella è violenza vera, violenza cruda, oltretutto proposta e trasmessa in un formato, in un modo che proprio tende a far sentire le persone in pericolo, mm, spaventate, cioè la sì, sì, cronaca, ragazzi. sì. Però Quindi, per me la vera violenza è la roba tipo Amici. Quella è la vera violenza. vabbè, certo. Quella lì è la roba che demolisce il cervello. Comunque andiamo Tipo avanti. amici, tipo, sì, vabbè. Sì, sì, ce Andiamo n'è di avanti. roba. Cioè, lì No, proprio. è Lì, vero, è vero. lì la gente smette di pensare. Cioè, lì Sì, sì, proprio sì. arriviamo a un livello dove tu dopo puoi raccontare qualsiasi cosa. Però vabbè, fa anche di milioni. Sì, sì, Sempre. sì, programmi che promuovono relazioni tossiche, Eh. c'è posta per te, cioè, Sì. vabbè. Sì. Dopo uno non ha più un criterio nella vita neanche per sapersi relazionare perché pensa che quella lì sia Ma la realtà. no, perché Cioè, quando Maria De Filippi, vabbè, adesso stiamo sgorgando, stiamo sfociando vabbè. No, vabbè, quando Maria De Filippi fa ricongiungere una coppia palesemente tossica, perché? Per fare share, per fare audience, cioè, eh, stiamo cioè, veramente mettendo in pericolo delle persone per cosa? no, Per no, ma cosa? infatti, ma poi dopo che sono pericoli che ci sono in tante altre cose, quindi tutti i social anche idealizzano la realtà, sono tutte cose collegate comunque. Siamo arrivati a Deus Ex, la preview di Deus Ex Invisible War, Sì. Vabbè, che c'è poco da dire, c'è c'è poco poco da da dire, dire, è un no, c'è gioco che. tanto da dire. Qui c'è la pubblicità C'è ancora tanto. quella bellissima dell'altra volta di Legacy of Kane. Mi sa Yes, che era ok. questa. Sì, sì, era questa. No, Comunque giocateli Deus Ex, Deus meritano Ex. tutti. Sì, sono Anche bellissimi. Invisible War, anche se è un po' sottotono, però merita. La Mhm. storia è comunque bella, il gameplay è vero che è semplificato rispetto al primo, ma perché doveva essere un gioco adattato alle esigenze di un giocatore su console, su Xbox. Quindi va visto con gli occhi del suo tempo, va visto, però comunque riesce a proporre, secondo me, una bella storia, comunque ha un suo valore.
Sì, quindi non scartatelo a priori. no, assolutamente. Questa pubblicità assurda fa morire dal ridere. Se protegerà il sangue e l'anima dei tuoi nemici. Sì, perché Kane divora il sangue mentre Resi è l'anima. È bellissima sta cosa. Allora, l'ho già detto l'altra volta, Legacy of Kane. Questo è Defiance, l'ultimo titolo della serie. È la mia saga preferita, Legacy of Kane, quindi una delle mie preferite, però è molto filosofica, affronta dei temi anche pesanti. Bellissimi Deus Ex, peccato che lo sviluppo... lo so. Ma anche Legacy of Kain dovevano continuare, volevano riprendere il franchise, portarlo avanti, ma poi non credo che l'abbiano fatto. A me piacerebbe, visto che ormai siamo in un periodo di remake e remaster tutto spiano, Mhm, che magari la Night Dive, che sono molto bravi su queste cose, mhm. facessero un bel remake del primo Deus Ex con Eh, grafica moderna, cioè come hanno fatto con System Shock, che sì. se allora andatevelo a recuperare anche System Shock, che è veramente tanta roba. Il remake, vabbè, poi anche System Shock 2 sono Mhm. praticamente sono molto simili, però il remake della Night Dive hanno fatto veramente un lavoro coi controcazzi. Eh sì. Poi adesso te hai recuperato da un po' Scorn, no? Ho recuperato Scorn, ho recuperato, ci ho giocato, mi è piaciuto molto, poi mi sono visto anche il tuo video, me lo sono Ah. ascoltato, a dire il vero. Sì, 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 perché E, tanto ti serve dai, io, ascoltare. io giocandoci non c'avevo assolutamente, cioè avevo intuito che c'era una chiave di lettura allegorica, però non mi ero posto il problema di interpretarlo, quindi Mhm. ascoltare il tuo video mi ha dato proprio una bella prospettiva, diciamo, Mi fa su tutto piacere. quanto. Fa E piacere. comunque anche giocarci così blind, insomma, senza sapere niente, secondo me è un'esperienza molto, molto valida, Sì, cioè vale proprio la pena. anzi Anche solo, ti dirò anche che solo graficamente, come atmosfera, c'è un gioco che ti prende. A me l'ho finito in un giorno cioè, praticamente. se vi piacciono le cose artistiche, visionarie, non tanto il gameplay, che comunque sì è bello, però nel suo punto forte, secondo me è fenomenale. No, a me non mi è dispiaciuto neanche il gameplay. Oddio, E, in un paio di punti ho guardato le guide perché era un po'... sì, cioè, mi ero sì, più perso. che altro l'atto 3 e 4 è facile, il 3 è facile Un po' perdersi. labirintico, però molto bello. Io me lo giocavo di notte, io sono suscettibile alle cose inquietanti così, me lo sono giocato di notte tutto il tempo, quando ero in blind le prime volte, beh ho preso dei colpi delle volte, perché è molto Sì. È, inquietante. sì, è Almeno, inquietante. Non ci sono spaventi, però è, cioè, è disturbante. Ti mette davanti a delle cose che... sì, poi mi dà Cioè, ansia. body horror proprio alla Cronenberg. Sì, sì. Cioè... Allora, mi ha dato molto ansia, tipo la parte labirintica lì, con i parassiti lì, veramente... Cioè, che dopo io mi viene l'ansia quando non riesco a trovare la strada, mi sento lì perso in mezzo a sto cratere di carne, di parassiti, di roba, con sta nebbia. Mi dà proprio ansia. E poi l'altra cosa è stata alla fine, vabbè, quei boss meccanici lì, con sta musica, che non capivo bene Sì, come batterli. E che cavolo devo fare? E dopo poi ho capito, wow. belli. Mi hanno ricordato un po' sono dei nemici di Quake. Sì, sì. Voi avete mai giocato Remember Me? No, io non ho mai No, giocato. Un gioco molto sottovalutato, sai che non l'ho mai no, sentito? però me lo segno. È uscito Eh, anche per PC, tra l'altro, ho visto. allora diamoci un'occhiata. Grazie. Windows, Xbox 360 e PS3. Ah, mai sentito, ti dico la verità. Poi qui siamo arrivati a Knights of the Old Republic. Preview. Ok, allora ti dirò il mio segreto, però non vi triggerate. Mm. Non l'ho mai finito sto gioco. Ah, vabbè, neanche io. No. Neanche io per quello, Ok, cioè. ok, meno So che male. l'1 è molto più bello del 2, dicono. Poi Ce l'ho dicono. anche questo in tutte le salse, ce No, l'ho beh, in non è un versione gioco facile, non fisica è un qua su gioco Steam. facile, sto qua. Cioè, io ho Eh, provato, non è proprio E facile. dei soliti sviluppatori della BioWare, soliti Eh, sviluppatori di Mass Effect. io Mass Effect ce li ho lì, non li ho ancora giocati. Infatti io mi sono trovato un po' disorientato, l'ho giocato un Guarda, po'. il primo bellissimo, secondo me, dal mio parere. Il primo Mass Effect bellissimo, mi era piaciuto una cifra. Il 2 l'ho iniziato e non l'ho mai finito. Eh, boh, se non ricordo male il 2
è bello anche lui. Il 3 mi sa che è un po' cosmi. Adesso non mi ricordo, però. Mm, sì, Adesso. sì. Poi il 2 non ha 2 dischi, o ricordo male. Eh, Non mi ricordo più. Forse il 2 non è so. più grosso, se ha più dischi, non mi ricordo. Sì, il 2 beh, è una versione molto, molto più Mm, bombata rispetto all'1 di sì, contenuti. sì. Comunque, è un gioco, non si può dirgli niente. C'è anche è uno dei primissimi giochi, cioè uno dei primissimi, uno dei giochi che porta a livello completo il discorso della scelta, perché voi potete scegliere più Sì, volte durante la storia con chi schierarvi. Quello che scegliete cambia molto il gioco, le svolte narrative, quindi è veramente grosso come gioco, poi molte meccaniche, molte statistiche, molta roba. Se siete fan di Star Wars, giocatelo perché è uno dei migliori giochi di Star Wars mai fatti. Questo qua c'è per Xbox e poi per 360 e PC, non mi ricordo male. sì, sicuramente PC e Xbox, Xbox. sì, perché l'ho giocato su Xbox. Comunque, sì, no, io l'avevo anche reiniziato di recente. La cosa che mi ha un po' indisposta è il sistema, l'interfaccia che è un Ecco, po' sì, macchinosa. quello è E poi macchinoso. non fatevi illusioni che si vedono tutte queste scene di combattimento, ma è combattimento a turni, eh. Eh sì, Pensate che sia un gioco d'azione no, questo. è a turni, è a turni. Infatti, È un classico proprio gioco di ruolo. sì, e non è... Io l'ho trovato abbastanza complesso, Però uno da... perché non ci ho giocato tantissimo, però uno poi si abitua. Pubblicità bella, molto questa, molto bella secondo me. Scegli il Sì, tuo destino, infatti tu puoi scegliere. Ti puoi schierare anche con i Sith, insomma, far tante cose. Molto bella, molto. E qui abbiamo Spellforce, che io l'ho giocato alla morte, Spellforce. vai, io no, quindi È un RPG un po' come Sacred, però qui è in 3D, perché abbiamo lo stesso tipo di visuale che si può zoomare avanti. Allora, qui però c'è lo zoom. No, diciamo che è come Empires la visuale, perché tu puoi zoomare anche a livello terreno e giocare in prospettiva terza persona, oppure ok. dall'alto isometrico, cioè, non so come si dice isometrico, comunque dall'alto. E 3D grosso, un titolo grosso, ti tiene un bel po' di ore. Io l'ho giocato in inglese all'epoca perché l'avevo andato tipo in vacanza studio, l'avevo comprato tipo a Londra a 5 sterline Ah, e me lo ok. sono portato a casa e un sacco di ambientazioni diverse, personaggi sono più o meno i soliti archetipi, quindi c'hai il mago, il guerriero, poi c'hai il mago della magia bianca, il mago della magia nera, c'hai il chierico, quello, quell'altro. Bello grosso, i nemici sono quelli classici della lore di quei giochi qua, con ambientazione fantasy. Ok, ma E... quindi come genere action RPG? Sì, action, sì, non è a turni, no. Quindi, Action ok, RPG. Action RPG sì, devi fare anche i... Però a differenza di Sacred c'hai anche... Cioè in Sacred tu non crei altri personaggi, tu qui ti crei anche un piccolo esercito, perché tu... Allora, in certi punti sei tu da solo, poi dopo fai delle basi, magari devi sconfiggere un'orda di goblin, allora tu vai lì, cominci a costruire con le risorse la roba, ti fai delle caserme dove potenzi, fai delle truppe e gestisci un ok, piccolo quindi esercito. è un È ibrido, un quindi. ibrido, sì. Figo. Sì, è molto particolare. Se fai... sì, ovviamente l'ho giocato tanti anni fa. Non ho mai esplorato più di tanto tutto, però l'ho giocato tanto. Tante ore, senza averlo mai veramente finito come al 100%, però. È bello grosso Certo. comunque, cioè, almeno per me era molto grosso. Ecco, infatti il motore grafico è molto poligonale, dettagliato. Cioè, si vede qua comunque che per Sì, sì, bella l'epoca... la gara. Cioè, per Soprattutto l'epoca... con quei livelli di zoom. Sì, vedete qui c'è l'inventario. Io l'ho giocato solo in inglese, quindi... No, zoomi proprio... E qui c'è... Non fatemi vedere action RPG che adesso sto giocando a Path of Exile 2, ragazzi, Ah, cioè, ci ho già fatto 100 ore sopra, è accidenti. veramente droga. Vabbè, io poi vengo dal primo Path of Exile che l'avevo iniziato quando era uscito nel 2013 e Mhm. ci ho passato sopra migliaia di ore, cioè, penso il gioco che ho giocato di più nella mia vita, quindi Accidenti. Che è roba. una brutta roba, una brutta roba. No, bellissimo, bellissimo, sia l'uno che il 2, penso non plus ultra degli action RPG. Mhm.
Poi abbiamo pubblicità assurda, rigorosamente riservata ai sedicenni. L'elettrodata. Consiglio Microsoft Windows. Samara, un PC che si chiama Samara. Sì, ma poi quella tipa lì Giusto così, per... cioè così. sarà Samara, immagino. Sì, però riservato ai sedicenni. Ah, perché c'è scritto A. Meno male che non c'è scritto Alle, perché sennò sembra una roba un po' Sì, malata. ti danno dei soldi. Ok, Comunque dai, un ok. Pentium 4. Lucio Lorenzo ti regalano fino a 300 euro. Christian Computer. Non era male, PC sti PC. Samara e PC... Ah, due PC Samara. Uno un DJI 200 e l'altro DJI 310. Pentium 4. Con Windows XP, non male. Questo... Ma è diverso, perché è una preview. È molto diverso la grafica. Non è così. Rispetto al gioco Sì, finale? non è così. Qui è molto più Dai, colorata, è poco realistica. Nel gioco originale è molto più... I colori sono molto più spenti. No, no, non è così. È diverso. Cioè, non è così. Forse... Oh, forse è stato l'editing. No, 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 ma è diverso. potrebbe anche essere Cioè, i colori un po' più il accesi. colore delle scan. Ah, no, ok, no, no, è più acceso, è più acceso. Ok, no, no, è così. La grafica è quella, ok. Subito non capivo. I colori sono diversi. È più spento, non è così colorato. Comunque, sì, è lui, è lui. Però città così grosse non le ho mai viste. Cioè, nel gioco non credo che sia una città così grossa. Sono più piccole. Forse mi ricordo male, forse... Non lo so. Comunque, poi tutti ste navi qua... Non ci sono mai state ste navi nella città, sono fuori. Comunque, è il classico gestionale della FX Interactive, che è Ascaron, come, cioè, però che qui sei l'imprenditore che deve partire appunto da mozzo, poi diventa imprenditore. E dopo cominci a diventare, cioè, dopo tu fai carriera, quindi con i commerci, diventi borghese. Devi farti le aziende, come si dice, non le fabbriche, le manifatture te, commerci la roba, devi guardare nelle città dove manca, non so, il cotone, lo commerci là, lo compri a prezzo basso, poi lo produci dove costa poco e lo rivendi a tanto, con le navi, poi ti capitano i pirati, fare le guerre, a volte magari puoi diventare pirata. Perché magari riesci, se sei la nave grossa, puoi far fuori qualche vascello della nazione nemica, cioè della nazione concorrente, fai commercio sleale. Insomma, poi diventi anche governatore della città se sei molto bravo, devi gestire gli assedi. È un gioco complesso. Io da piccolo non sono mai riuscito ad andare avanti perché giocavo da piccolo. Immaginate uno di 5 anni, 6, cosa poteva capire di sta roba. Cioè, è un gioco molto... Praticamente è un Brianza Simulator. Ti Sì. fai la fabbrichetta, Sì. fatturi, poi tac. È ambientato, Aspetta. è ambientato nel nord Europa, quindi tutta la penisola scandinava e anche l'Inghilterra, Danimarca, fino alla Finlandia, quella zona lì, Tallinn, e poi anche Estonia, Lettonia, cioè insomma, quella zona lì, nord Europa, quindi dalla Russia, Danimarca, Finlandia, fino ad arrivare all'Inghilterra, quella zona lì, e nord della Francia, Massimo, Belgio, quella zona lì. Ambientazione medievale. Sono sempre tenuto un po' alla larga da questo tipo di giochi. Complesso. A parte Cesar 3, Mhm. però in generale poca roba. Io ci Non giocavo sono perché... molto tagliato. No, neanche io. Ci giocavo perché c'avevo solo questo. Che ce l'avevi, ma infatti sì, ma infatti molti giochi ci giocavamo perché c'avevamo quelli. Io andavo dalla cartoleria qua nel mio paese, andavi lì, anche Sacred, l'ho conosciuto lì, 10 euro. Vai lì, Certo, guardi cosa c'è, il più bello che ti piaceva lo prendevi, pagavi 10 euro, 9 euro, quel che era. E dopo te lo facevi andare bene, dopo ci perdevi le giornate. Però non... il contrario di quello di adesso, che Sì. abbiamo 3000 giochi e non sappiamo quale scegliere. Sì, siamo veramente assuefatti dall'indecisione, dalle opzioni di scelta. Cioè, una volta ti bastava poco, veramente. I fenomeni di culto del piccolo e grande schermo finalmente in edicola. Qui è la pubblicità dei film. Sì, DVD. DVD. Vedo Terminator, Indiana Jones. Cos'è? Sì. Anzi, era una rivista questa, una rivista di film. Ah, Primo numero di Cult Fiction, sì. 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 Che probabilmente poi allegava magari qualche film. Sì, probabile. C'era anche qualche rivista più sconosciuta per PC che
che allegava anche film di dubbia qualità. Io ho preso un numero che c'era un film orrendo. Adesso non mi ricordo il titolo del film. Una Mm. roba strana. Eh, Tipo, fai conto un film un po' sulla falsariga di Seven, ma più mhm. brutto. No, non lo so. Io mi sono rivisto l'altro giorno, dopo anni, Blu Profondo. Conosci, No, non no? lo conosco. No, No, no. vabbè, è uno dei film sugli squali più... È in realtà uno dei migliori, perché di film sugli squali decenti c'è soltanto Lo squalo di Spielberg e quello. Però ha delle cose pompatissime, americanate. E dei primi 2000 c'ha delle cose che non ti aspetti. Gli squali a volte sono fatti bene, a volte malissimo, perché quando sono È fatti... tipo, è tipo, è tipo Sharknado? No, non è così esagerato. Ok. Non è così esagerato. No, no, è abbastanza più, è più realistico, però comunque non fino in fondo. Però quando sono fatti gli squali sono dei modelli proprio reali, sono fatti bene. Quando vedi i computer, insomma, Vabbè. lasciamo perdere. Vabbè. Pro Evolution Soccer 3 non ho molto da spenderci, però non è un brutto gioco se uno piace il calcio. No, era tanta roba. All'epoca aveva fatto il culo a FIFA PES Esatto, 3. esatto. Quindi Konami, bella roba. Cioè, se uno piace il calcio, Era il bello. periodo, era il periodo in cui PES valeva più di FIFA. Poi, Esatto. Sì. Qui c'è un'altra pubblicità di Call of Duty, un'altra ancora. Nella guerra cambia il mondo, nessuno combatte da solo. Certo. sì. This this is the new Medal of Honor, ma 10 volte... E va, questo è un nuovo Medal of Honor, ma 10 volte migliore, PC Zone. È una cosa che diamo per scontata, ma le battaglie con tanti alleati, tanti Mhm. nemici, in campi aperti così grandi, Eh sì, era una grossa novità. eh sì. Avevano speso tanto per l'intelligenza artificiale degli alleati, insomma, per farli muovere in maniera realistica, Sì, qui fa cosa che su vedere... Medal of Honor non c'era. No, qui fa vedere tutte. Cioè, qui parla molto bene di questo Pro Evolution Soccer, anche solo una preview. Fa vedere in questo paragrafetto che la storia in sé insegna perché la Konami come abbia fatto arrivare alla perfezione in questi giochi. Perché, come vedete, questi qua sono tutti titoli per varie macchine che ha rilasciato su calcio. I Winning Sì. Eleven vari, Pro Evolution Soccer. Quindi prima tutti questi titoli per PlayStation 2, Game Boy Advance e GameCube. Si è arrivati finalmente a un livello di gioco di calcio, insomma, quando si ha esperienza, poi, quindi bisogna, come dice qua, bisogna sbagliare, riprovare, 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 fino a che si migliora tanto. Esatto. E qui abbiamo Tron 2.0. Ci hai giocato Tron? No. Te- Neanch'io, però ne- è uno di quei giochi che vorrei in qualche modo, cioè in qualche modo, ce l'ho su Sì, sì, Steam, sembra vorrei, bello. prima o poi vorrei giocarci. Bella pubblicità, bella. Semplice però impattante, poi 2 pagine così. Tu immagino aprire la rivista, vedere così, Cioè, bello. bei Cioè, colori. sì. Il primo Tron, se non sbaglio, erano solo delle gare di Mhm. moto praticamente, se non sbaglio, eh. Sì, sì. Bello, bello, bello. Siamo arrivati a La prima review. la prima review di Prince of Persia, quella testata, Sabbia del Tempo. Facciamo vedere un po' più da vicino. Capolavoro, eh. Questo Lo- qua comunque rimane attualissimo, Sì, cioè andateci a giocare, cioè su Steam, emulatelo, fate quel cavolo che vi pare, ma giocatevelo perché è uno dei pochi Prince of Persia secondo me che meritano. qui fa morire. La principessa nemica rimarrà tale per poco tempo, poi sarà ben prodiga di aiuti e conforto. Non pensate male. No, è tutto molto pulito comunque nel gioco, eh. Sì, 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 sì. È molto... È come una Sì, fiaba. ci sta, cioè, ci sta. Sì, però bisogna sapere, magari uno si aspetta drammi, cose, marce, non c'è, è una fiaba. No, Insomma. anche Però, tutto abbastanza orientale, non è come invece nei successivi Prince of Persia che sono stati molto occidentalizzati. sì, 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 sì. Poi c'è Non male le texture, qui fa vedere l'omaggio che è questo titolo all'originale. Che Poi c'è qua. ragazzi, la cosa più bella, cioè i combattimenti, sì, ok, tra l'altro anche non facilissimi,
dovevi impararti un paio di mosse di contrattacchi, rimbalzo a muro, quelle mosse lì. Tra Mhm. l'altro io c'ho anche la guida strategica ufficiale di Prince of Persia che mi avevano regalato assieme al gioco. Ah, però. Cioè, sì. Però la parte più bella secondo me rimangono la parte di diciamo i puzzle e la parte di platforming, veramente, cioè fighissimo. Correvi sui muri, Mhm. c'erano delle stanze enormi dove dovevi da sotto arrivare fino in cima seguendo, cioè era una, non so. Sì, 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 sì. Verissimo. Era quello che avrei voluto che fosse Uncharted un po' di più. Certo, Io vero. invece che tutti quei combattimenti sparatori, Uncharted a me sarebbe piaciuto che ci avesse un po' più di platforming. Mhm. Vero, vero, sono d'accordo con te. Allora, comunque ci ha dato voti alti, 89, ma ci sta perché è un Meritatissimo. meritato. Ne avrei dato anche 90 Prince Beh, of sì, è Persia. bilanciato molto bene in tutto, quindi come potete vedere, io Comunque non... secondo me qualcuno a un certo punto li ha bastonati quelli delle riviste, perché cioè siamo passati da un estremo di 90 tutto, adesso qua, vabbè, ci sono comunque degli 90 e degli 80, però Di ci sono meno. Sì, sì, anche sì, dei voti un po' più bassi. certo. Max Payne 2, che questo è un gioco con bella grafica, Sì, altro giocone anche un altro questo. giocone, io non l'ho giocato però c'è il tempo rallentato, tutte queste meccaniche bellissime, che per l'epoca Giocalo, soprattutto. recupera Va bene, va te. bene, va bene. Io adesso sai Recupera cosa te. volevo recuperare? Come si chiama? The Mindgate Conspiracy. Non lo conosco. La PS2 si chiama... Psyops The Mindgate Conspiracy. È un titolo che parla della manipolazione mentale, è un action, spara tutto. È della Play 2, è un Ok, titolo particolare. Scritto proprio ok. Sì, sì, sì. Psy-Ops. Sì, sì, lo sto guardando. Quello. Voglio recuperare quello. Non ho mai giocato, Capcom. però sembra interessante. Quanta roba ha pubblicato? Scusa. Sai perché l'ho conosciuto? Perché c'è una band che io ascolto che fanno Ah, post-grunge degli anni fine anni 90 primi 2000, si chiamano Cold. Sono californiani, mi piacciono un sacco. Sembrano tipo Nirvana, però più grunge, cioè più metal, però non è peso, è proprio... È tipo Linkin Park, però... ecco, sembra tra Nirvana e Linkin Park, una roba del genere. ok. E hanno fatto una canzone di quel gioco lì. Cioè, che è in quel Ah, gioco, l'hanno fatta loro, quella ok. che si E tu chiama... quindi dalla canzone hai conosciuto il Sì, gioco? cioè, ce l'avevo già il gioco lì, perché ce l'avevo lì, ma non originale, ce l'ho lì. Non l'ho mai giocato, l'avevo letto che erano dei migliori, mi sono fatto il disco, mi sono tenuto lì. Però non l'ho mai giocato, adesso invece lo sto guardando, è interessante. Siamo quasi, diciamo quasi ai livelli dei Elite FIBA che fanno la canzone per Tomb Esatto, Raider. Eh? esatto. Esattamente. Comunque... Angelo. È vero. È verissimo, donna. Sì, però quello lì è uno schifo, vabbè, lasciamo perdere. Il gioco sì, forse la canzone è una delle cose No, la più... canzone non è male. Comunque 90, tu cosa dici? Abbastanza meritati. Sì, ecco, avrei invertito, Sì, anch'io avrei però... dato un po' meno a Max Payne 2, un po' di più a Prince of Persia, però insomma dai. Però... Tra l'altro mi piace come sia cambiato un po' il discorso della longevità nel tempo, no? Perché un tempo più un gioco era lungo, ti poteva impegnare per più tempo e più veniva valutato alto. Adesso invece appunto con questa sovrabbondanza di videogiochi che abbiamo e col fatto che abbiamo meno tempo libero, Mhm. che siamo diventati un po' più grandi, no? Eh. E c'è più sovrabbondanza, adesso invece abbiamo rivalutato, almeno io ho rivalutato tantissimo i giochi un po' più brevi, che posso Sì, finire magari in 10 anch'io, ore, anch'io, sì. e invece i giochi lunghi mi mettono un po' di ansia E perché, invece non cioè, è così. pensare... E invece un tempo ci dava tanta importanza a quanto durava il gioco. Eh sì. Ma infatti, anch'io infatti gli RPG adesso sto giocando Ark, però adesso non è che ho molto tempo, però volevo finirlo perché mi motiva così tanto, mi piace così tanto che lo faccio, però quello lì è un gioco che dura 60 ore. Cioè,
Ok, non è neanche... calcola che sto facendo fatica a finire Chrono Trigger, che comunque è un Eh, gioco da 25 ore. vedi? Sì, sì, Però sì. sì, cioè, proprio mi pesa non tanto giocarci, quando poi sono dentro, ok, vado avanti, ma proprio Mentre... prenderlo in mano e Sì, sì, dire, ogni ok, adesso volta... dedico, Sì, sì. preferisco magari prendere qualcos'altro un Pensa io che po' lo più porto anche. agile. Pensa io che lo devo portare anche in live. Lo sto portando in live. Mi sto impegnando a portarlo completo. Quindi, oltre a giocarlo, che dico, vabbè, mi metto qua tranquillo, faccio all'ora che voglio. No, devo anche programmarla live, fare all'orario che gli altri lo guardano. Però darti un regime magari ti Sì, mi aiuta. aiuta perché sennò lo rimanderei. Cioè, lo. A me una cosa che mi ha aiutato tantissimo a finire dei giochi è stato farmi un elenchino di Mhm, roba che mi interessava giocare in tempi brevi, diciamo. In giusto. modo che non ho più l'imbarazzo, non è che apro Steam e ho 2000 letteralmente giochi e quindi mi scorro l'elenco e impazzisco e non scelgo niente. Invece ho il mio elenchino di 10-15 giochi e scelgo Sì, da lì. sì, bravo, bravo, giusto. Fatto benissimo. No, mi fa ridere sta cosa che grazie al cheat puoi cambiare i modelli, vedi la vicina di casa fa l'acrobazia. Queste robe qua. Sì, Oppure il capolavoro di Francisco Goya, la mola la mona desnuda. desnuda. La mola desnuda, queste battute qua bellissime. Sì, Comunque, gran gioco. Call of Duty. Qua una bomba dopo l'altra. Sì, sono tutte bombe qua e... TGM, vabbè, qui parla sempre il TGM Online, fa vedere le sequenze introduttive. Beh. Una cosa particolare del primo COD è che ancora la vita non si ricaricava da sola. Ah, è vero, sì. È Io stato questo non ho... il primo e l'ultimo COD con la vita È vero. classica, diciamo, con la barra della vita. È vero, io non ho giocato questo, ho giocato il primo che si chiama... No, l'altro come si chiama? Modern... Modern No, Warfare? di che anno è quello? Non mi ricordo, però quello lì è già il Call of Duty 4. Che No, ambient- allora... È della PS2, era uno dei primi, si chiama... Ah no, chiamata le armi, Call of the Arms, un nome del genere. ma è l'espansione. Aspetta che se non riesco a leggere da qua. Dov'è? Call of Duty... Aspetta, eh? L'ora degli eroi, l'ora degli eroi. Ok, ma è un'esclusiva. Non lo so, io ho solo quello, è l'unico Call of Duty che ho giocato. Quello della 2 è uno dei primi, penso. Sono anche di che anno è. L'ora degli Non eroi. sono appassionato di Call of Duty, però. Di che anno è? 2004, È 5. un'esclusiva console. Ah, PS2, GameCube, Xbox. vedi. Quello lì. Io ho giocato solo E quello, quindi. L'ho finito. non m'è mai arrivata, ma. L'ho finito, carino. Una guerra in Russia, campagna russa. Ok, diciamo che secondo me COD ha preso il volo. Vabbè, Call of Duty 2 già è stato un bel salto. Mi ricordo che ce l'avevo un mio amico che aveva un PC bello potente all'epoca, quindi come la solita storia, Sì. e quindi ci giocavo da lui, cioè, ma mi sembrava roba fantascientifica Call of Duty 2. Addirittura si potevano... No, forse i wallbang li hanno aggiunti nel quarto, che anche Mhm. lì mi ricordo, cioè, arriva il mio compagno di classe e mi fa, oh, ho provato Call of Duty 4, puoi sparare ai nemici attraverso i muri. Minchia, cioè, mi sembrava fantascienza, ti giuro, Sì, no? sì, sì, sì. Sì. Cioè, robe che adesso diamo per Sì, scontate, però comunque uno dei miei giochi preferiti di sparatutto di questi generi, che vabbè, resta Fear. bello, bellissimo, Fear è, boh, il primo in particolare, mamma mia. bellissimo, sì. Fear è particolarissimo. Mi dà boh, una carica quando lo giochi che, non so, è uno dei pochi che mi dà quella carica di sparatutto. Proprio ti carica, almeno me. Non so Sì, sì, cos'è, sì, forse bello, bello. l'estetica, cioè tutta l'atmosfera, non lo so, c'è qualcosa. Ecco, Sì, sì, ma 80, anche il gameplay comunque mm, col bullet time, anche lì 86, ci sta, ci può stare. ci Sì, può sta, sì, sì, sì. ci sta. Sì, anche perché sicuramente bel progresso tecnologico, però per quanto mi riguarda i Call of Duty che veramente hanno spostato l'asticella sono stati il 2, a mio parere, il 2 e il 4. Mhm.
Modern Warfare. Sì. Sì, vero, vero. I primi due Fear avevano un'atmosfera unica, sì, è vero. Il 2 ancora, il 3 no. Il 3 lo guardo, cioè non l'ho 3 non giocato, ci gioco. Ho giocato solo il però primo. io il 2 un po' non l'ho finito, l'1 l'ho finito, invece il 3 avevo cominciato, ma poi ho visto che in generale non mi prendeva. Hidden and Dangerous 2, che gli hanno dato di più di Call of Duty, gli hanno dato 88. Che poco di più, Poco di comunque. più, comunque Ci può stare, ci può non ci ho stare. giocato. Non No, ci ho neanch'io, giocato, no. quindi però sembra carino anche questo. Bello anche questo. Tra l'altro il commento dell'Alex, Mm, Alex sembra, sai, quello di Matrix che vende la Nabucodonosor, sì, che vende sì, Morfea. sì, Sembra lui. è vero, è vero. Adesso non mi viene in mente il nome. Non lo so, non mi ricordo neanch'io. È vero, però è vero. Trafiletto lì. Questo è Empires, è quello che questo l'ho già detto prima, ho parlato, l'ho giocato tanto questo qui. Questa qui siamo nella prima guerra mondiale, qua infatti si vede le trincee. Questi qui dovrebbero essere queste donne, le russe? No, i tedeschi forse. No, le donne con i fucili. Chi è che ce le ha? Una civiltà ce le ha, ma non mi ricordo quale. Vabbè, questo è i cavalieri cinesi. Perché ci sono gli inglesi. Allora, fino all'età no, fino alla polvere nera ci sono inglesi, coreani, cinesi e franchi. Poi dopo si evolvono, diventano francesi, inglesi, russi e tedeschi. Sì, esatto. E poi c'è anche gli americani. Non è che c'è tanta civiltà, però è fatto bene come gioco. Comunque è longevo, c'ha le campagne. Puoi fare tutte le mappe te, c'ha l'editor delle mappe, ti fai tutte le risorse, gli scenari come vuoi te. Puoi giocare sia col computer che online. Insomma, ti diverti tanto. Puoi giocare multiplayer con 2 PC, LAN, cooperativo oppure uno contro l'altro. 80, sì, 80 ci sta. Non più di 80 però. Ci sta, giusto. Comunque l'editor è tipo l'unica cosa a cui giocavo in quei giochi lì io. Beh, con l'editor facevi delle robe. Sì, Facevo le mappe, poi capito, molto sbilanciate a mio favore, esatto. magari. Io mi ero fatto una mega. Allora, mi ero fatto la base di partenza contro un nemico. Avevo messo tipo il computer a difficoltà massima, imperatore, per la sfida. Però l'ho messo strasvantaggiato, tipo con le risorse lontane. Io mi sono fatto tutta la mega roba comoda. Mi sono fatto delle montagne altissime, impenetrabili. Tutto dentro lì con un'entrata strettissima. In modo tale che. Perché io da piccolo pensavo fosse la cosa migliore. In modo tale che fosse Certo, indistruttibile, no? un bel collo Perché. di bottiglia. Un bel collo di bottiglia. Peccato che dopo l'altro si è espanso un botto. Io sono rimasto lì dentro perché ho buttato tutto sulla difesa, no? Dopo praticamente non riuscivo a far uscire le truppe perché non uscivano abbastanza in fretta da quel collo di bottiglia perché ho pensato troppo a difendermi. Ero stato massacrato malissimo. Perché poi avevano sviluppato i missili, quelli nucleari, che mi passavano sopra le montagne. Ah, ok. Cioè, quindi. Cioè, vabbè, erano robe che facevi da piccolo. Gli esperimenti che si facevano. Certo. Qui c'è Amped 2. Ci hai mai giocato? No, questo no. Io ho giocato solo SSX vari. Io invece sono Supreme Snowboarding, Team Ah, Supreme Snowboarding, vabbè. che tra l'altro, se puoi far vedere la webcam, adesso vi faccio Aspetta. questo flexino. Facciamo vedere. Aspetta, Vai. Oh. C'ho la Sì, Big sì. Box che non so se, cioè, per me è rara, cioè io non l'ho mai vista. Beh, Cioè, sembra. qua in Italia giravano le versioni che c'erano nelle patatine, tipo, Sì. col CD e basta. Io ho trovato sta Big Box che c'ha anche un manuale, cioè questo qua è un manualetto proprio. Ed è l'unica che ho mai visto in giro sull'internet. Me la sono Pensa a te. accaparrata Bravo. l'anno Sì. scorso. Bravissimo. Sì, sì. Ogni tanto si trovano queste robe. Non vi dico dove, sennò poi me le rubate tutte. Già. Ci sta. È giusto, Che tra l'altro mi sono fatto i chilometri perché l'ho ordinata presso un punto di ritiro, ma probabilmente ho sbagliato a cliccare.
Mm. e me l'hanno mandata a un punto di ritiro che era tipo a 40 km da dove sto Ah, io, di vabbè. strade di montagna. Cioè io mi sono No, fatto beh. mi son fatto il passo della Cisa Ah, sì? in macchina con la frizione finita che dovevo cambiarla. Infatti la settimana dopo praticamente ho fatto i lavori della frizione per Sì. andarmi a prendere il pacchetto. Praticamente ho speso più di viaggio Ma la che di gioco. frizione che sta finendo, da cosa te ne accorgi? Che scivola. Scivola, poi quando acceleri, quindi praticamente non hai coppia e senti proprio che scivola, cioè è come se Secondo me, accelerassi a vuoto. secondo me la mia macchina un po' fa così, perché me la sono mezza bruciata l'ultima volta. Ci sta. Poi un'altra cosa che ad esempio ti può mangiare un po' di olio freni quando c'è la frizione quasi finita. Mhm. Quindi mi capita, perché l'olio dei freni è lo stesso olio che ti mantiene in pressione il pedale della frizione. E Ok. quindi mi capitava che schiacciavo la frizione e rimaneva giù il pedale. Ah, no, no, Sì, quello ancora no, però ok. l'ho tirata parecchio, ci ho fatto 260.000 km con una frizione, quindi Ah, no, direi che il no, suo no, lo fa. no, no, il mio no, però l'ho un po' bruciacchiata, l'ho strainata un po' perché non sapevo in montagna, ma poi dopo non è successo niente, però vedo che ogni tanto accelero, ma non è cioè, non è costante, non Sì, so come se dire. vedi che perdi giri, senti proprio che scivola. Mi dà quell'idea lì, sì. La devo cambiare, Allora, però... ti può Vabbè. durare ancora parecchio, se acceleri piano, No, io insomma, accelero piano, non sono uno che... se guidi tranquillo Sì, sì, la sì. puoi usare ancora Bene, bene. parecchio. C'ha 50.000 km la macchina, non è che ce n'ha troppi. Comunque, piccola parentesi, scusate. Amped 2, ok. Broken Sword 3, Il suono del drago. Questo è un gioco, cioè, non è un punta e È un punta click. e Ah, è click. punta e Beh, click, sì. ehm, allora il 3 non ci ho giocato, se devo essere sincero. Neanch'io ho giocato quelli Ho vecchi. finito i primi due. Sì. Nel 3 si poteva anche morire, se non sbaglio. Mhm. Cioè, sì, era un po' diverso, era un mix. Cioè, il cuore era sempre di un punta e clicca, però c'erano anche delle parti un po' più action, o comunque che richiedevano delle azioni, tipo, non vorrei dire una cagata, però tipo quick time event, o comunque dovevi fare delle cose per non morire, ecco. Mhm. Sì, sì. Eh, che invece nei primi due non No, c'era non il game c'era. over. Gli hanno dato 82. Bah, forse un po' troppo. Per quello che piace a me. Però. Io gli avrei dato tipo 78, 76. Io. Poi. Non Non lo so. so, Non so sarebbe, quanto sia, sarebbe da non so quanto provare. sia bello, eh. Qui abbiamo poi l'Hercules. Che faceva le Bella. schede grafiche, Già, già, processore. già con la ventola con i LED Sì. erano avanti. Sì. Io penso che avevo la console da DJ della Hercules. Piccolina. Eh, L'ho venduta tra l'altro 2 settimane fa. Perché non la uso più. Ah no, carini, bei prodotti. Anche abbastanza economici. Il Signore degli Anelli, Ritorno del Re. Attenzione, questo l'ho giocato. oh, Però su com'è? PS2. Su PS2 però. È bello, a me piace. Io non sono un patito del Signore degli Anelli, però è bello. Cioè, mi aveva preso tanto. Ero andato da un amico, non sapendo quasi nulla del Signore degli Anelli all'epoca. Adesso lo so un po' perché l'ho guardati, però non sono un patito. È bello, molto bello. Mi è piaciuto tanto. Battaglie con gli Allora, io orchi. di giochi del Signore degli Anelli non ci ho mai giocato a nessuno, però anche lì, non troppo tempo fa mi sono sentito una bella retrospettiva lunghissima che parlava di tutti i tie-in di Mhm. giochi del Signore degli Anelli. Ed cioè, è sconvolgente come tutti sti cavolo di giochi su licenza, tutti no, ma la stragrande maggioranza sono orrendi. Cioè, ci sono... È vero. Cazzo, su un franchise come Il Signore degli Anelli è assurdo come facciano tanto... Cioè, che poi cavolo, ma... Cioè, è tutto servito lì, non è che uno debba fare chissà cosa, eppure È sono riusciti come... a tirar fuori... Sì, sì, come hanno fatto quello di... Come si chiama? Hobbit. Lo Hobbit. Lo Quello... Hobbit. Ma vogliamo parlare, cioè, parliamo per dire di Jurassic Park. Sì. Quanti giochi ci sono su Jurassic Park e quanti giochi di questi qua riescono a incapsulare veramente l'atmosfera Ah, horror coi dinosauri? Cioè, niente. mm, Dino Crisis forse me lo fa meglio. sì, sì.
Cioè, Dino Crisis lo È fa assurdo. meglio. È assurdo, infatti. Ma infatti è assurdo. Cioè, non lo so neanche io. Pensa anche a Hogwarts Legacy, no? Cioè, per me è un gioco mediocre. Non mi ha mai dato niente di che. Però, cioè, potevamo fare molto di più. Cioè, io Ma preferisco quelli vecchi a di Harry me, Potter. a me- a me è piaciuto tanto Hogwarts Ti è Legacy, piaciuto? ti Ah. dirò. No, vabbè, Sì. meglio. Però, secondo me, potevamo fare un po' di più. Cioè, ci sono delle cose, vedere quelle cose contraddittorie, tu fai le robe, maledizioni, non succede niente. Cioè, Vabbè, lì era anche difficile da gestire no, ok, come ok. cosa. No, io non l'ho giocato Però, tanto, però secondo me per l'importanza che ha Harry Potter potevamo far di più. Non è che ho detto che, cioè, ma allora, secondo me la cosa vincente è stata intanto non metterci Harry Potter. sì, quello è vero. Poi vabbè, l'elemento che secondo me spacca di quel gioco lì è Hogwarts. Cioè, c'è poco Sì, da quello è fare. bello, niente da È dire. No, no, bellissima. l'ambientazione non ho niente da dire. L'ambientazione, io parlavo soltanto Il discorso, sì, il discorso delle scelte, sì, ok, ci sta, capisco il tuo discorso, però boh, no, non gli ho dato tanta importanza. no, ma infatti magari sono io. Io ho giocato solo quelli vecchi, però sono molto basati sul film, è un po' diverso. Ma forse è Meglio, meglio. meglio PS1 Hagrid. Oddio. World War 2 Frontline Command, un altro strategico di guerra che non conosco, quindi non lo so, però c'è la pubblicità. Anche Mai qua. giocato. Siamo a pagina 86, ne abbiamo ancora, Siamo a 1 ora e 50, ma accelerare un po', perché altrimenti... Acceleriamo. Allora, Chrome non l'ho mai giocato, dico la verità. No, No, neanch'io, bene. però è una sorta di Halo. Potremmo... Sì, 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 mi sembra infatti una specie di Halo. Il commento del mappe Degaburri. enormi. Il Degaburri. Sì, mappe enormi, 67, un po' pochino, però Sì. secondo me... Secondo me sono stati Un oggetti meritato 67. meritato comunque. Qui, cos'è? Ecco, download di grandi successi sul tuo cellulare, cosa sono? I giochini, cos'è sta roba? Sì. Servizi a pagamento. Iscriviti Servizi a agli abbonamenti. pagamento. Sì, sì. Mamma mia. Sì. Ah, belli, No. alcuni Prince of Persia, ad esempio, per il telefonino non era male. Rayman 3, c'è un po' di roba, sì. Iberian Strike. No, no, Nightmare Creatures, l'hanno fatto per coso? No, non l'ho mai visto. c'erano delle cose. Tra l'altro credo che si possano anche recuperare questi giochi in Java. Eh sì, perché andavano Java, quindi... Gameloft. UFO Aftermath, mai giocato. Neanch'io. So qualcosa, però sì, Gioco di ruolo non è il mio strategico. genere. No, neanche il mio gioco di ruolo strategico. A me quelli gestionali, alieni, spaziali non piacciono. Credo un equivalente recente è quello di Alien, Ah, sì. Dark Descent. Mhm. No, non... Comunque, tra parentesi, ho ordinato pochi giorni fa dei giochi usati da uno e siccome ce n'aveva vari, ne ho messi insieme alcuni, ho anche preso UFO Aftermath. Ah sì? Ma Ah. Non credo che ci giocherò. Vabbè. No, È no, un no. filler. Sì, sì, 69. Gli è andato sonoro 1. Era un reboot questo qua comunque del primo UFO Ah, ok. Enemy Unknown si chiamava, mi pare. Mhm. Che era stato all'epoca un giocone, nel senso dettagliatissimo a livello proprio di sia strategico che personaggi, equipaggiamenti. Quindi avevano provato a fare questo reboot che però evidentemente non aveva convinto poi Sì, gli appassionati. ok. Comunque 69, grafica e suono ne è dato pochissimo. Si vede che non ha un comparto grafico buono. Star Wars Galaxies non lo conosco. È un gioco di ruolo online. Ah, ok. Sì, è vero. Ok, ok. Ford Racing 2, no, questi non li ho giocati. Sti giochi. Ma Non li ho già che si chiama Ford, cioè, Sì, già lì. non, Sponsorizzato. però sì, 65. una marchettona della Marchettona. Ford. Però vedi, quelli che hanno i soldi fanno sempre robe mediocre. Non so come mai. Anche i brand, franchise, non so. È strana sta Sai, cosa. È strana poco davvero. impegno Eh. pur di Tanto, promuovere un tanto po'. vendiamo perché siamo Ford. Tanto vendiamo perché abbiamo Jurassic Park, Signore degli Anelli. Cioè, è sempre quello un po'. Ecco, Age of Mythology.
Invece questo è carino. The Titans, carino questo qua. Non ho mai giocato. Non l'ho mai Tra giocato, l'altro ho però... visto che adesso è uscito anche qua il reboot, il remake su Sì, Xbox. sì, ho visto anch'io. Age of Mythology Retold. Mhm. The Games Machine arretrati. Allora, queste sono 2 pagine dedicate. 2 basta? Sì, credo. Dedicate Sì. a recuperare le riviste, i numeri che magari vi siete persi. Quindi. Di queste ne ho parecchie, Bene, bene. Benissimo. Perché eh. qua uno può recuperare quello che ha perso e puoi comprare gli arretrati. Il Tra pre... l'altro errore eh. perché nel 171 Mm. con gioco completo Heavy Gear 2 però l'immagine del gioco è Dark Reign 2 che è lo stesso del 172. Vabbè. È vero. È verissimo. Non lo so perché. Dettagli. Alcune pagine me le ero studiate, me le sapevo È a vero, è vero, memoria. è vero. Vedo Oni anche. Oni. Poi... Bellissima la cover, quella di Hulk, stupenda. La cosa più bella di quel gioco è la cover. Sì, bella. La cover di The La Games Machine. cover. Poi il gioco era abbastanza mediocre. Vabbè. Il prezzo degli arretrati è pari al doppio del prezzo di copertina, però. Urca. Oh. Questo è PC Action, un'altra rivista, videogiochi per il tuo PC. Ce l'ho. Ho Ce anche l'hai? questo numero qua Ah, di c'è PC, anche sì. questa. Pensa a te. Sì, sì. Mia figlia... Incredibile. Ho 4 numeri PC Action, questo è uno di quei 4. Ah, ok, però. Pensa a te. Budget Zone, quindi sono i giochi... Diciamo che... Titoli... Che gioconi, GTA 3. GTA 3 e Stronghold Crusader. Sì. Tanta 90, roba. 90 GTA 3. Gli è andati. Sì, che poi il voto penso che sia in rapporto al prezzo. Sì, qui stanno valutando solo il rapporto al prezzo perché appunto è la zona budget. Quindi il rapporto qualità-prezzo 90. Cioè, qui Comunque fanno... Stronghold Crusader gli avrei dato un po' di più. Forse sì, anch'io. Forse un 82 almeno. Sì, una roba del genere gli avrei dato. Qui invece l'angolo replay, dove parlano delle robe un po' retro. Infatti, guardate, stanno parlando di primi emulatori di Dolphin, l'emulatore GameCube, i passi che sta facendo. Guardate. Si riesce a leggere, c'è scritto Dolphin qua. Stavo guardando. Dolphin. È il È Dolphin. lui? Sì. Pensa a te. Guarda com'era l'interfaccia. Zero Gunner. Dolwin. Non si chiama Dolwyn? ancora Ah sì? Dolwin. Ho visto male. Perché Ah, Dolwyn, è vero. Però dopo c'è probabilmente scritto... Dolphin è un... No, però dice che c'è un altro emulatore, il Dolphin. Ah, ok. C'è Dolwyn Ok. e Dolphin. Ok, quindi ok. Quindi uno è sopravvissuto e l'altro no. Poi è uscito Puzzle Loop, che si vede che è un gioco che è uscito... Piattaforma arcade. È un clone di Zuma. Sì, per emulatore MAME. E poi qui c'è un altro arcade, Zero Gunner per il Model 2, certo. Certo, questo non spara tutto. Anche lui, c'è shoot 'em up, scusate. Poi questa pubblicità, questo impianto stereo, cos'è? Bello? Sì. Bello. Iowa. Bello. Carino. Talent Zone, dove abbiamo detto che c'è la gente con talento che propone le sue cose, no? Niente super pino però qua. Esatto. No, Luke non si è fatto vedere, niente. Qua c'è un gioco un po' più serio. Spacefire. Sì. Un po' più, almeno esteticamente un po' più serio di Super Pino. Sì. Peccato. Poi c'è Splinter Cell. Comunque guarda come già uno dei motori già più usati era la Real Engine. È vero, University. Sì, già da tempo. Che ora non si fa che parlare di Unreal Engine 5, ma ormai sono 20 anni che c'è la Real Engine, sì, che l'abbiamo usato, cioè. Sì. E qui c'è Splinter Cell, che ringraziamo tanto perché permette di modificare l'Xbox. Ah sì? Sì. Ma la cosa più assurda, che proprio sembra proprio una coincidenza atomica, che mi fa morire, è che sia la PS2 che l'Xbox, agli inizi, adesso quando non c'erano altri metodi, andiamo proprio alle origini anni fa,
cioè, l'Xbox modificai con Splinter Cell, la PS2 con 007 Agent Under Fire. Cioè, è possibile che usi dei giochi da spia? Cioè, ma proprio, ma perché? È vero. Cioè, sembrano delle coincidenze assurde. Cioè, devi usare un gioco da spia per modificare la macchina. In tutte e due. È assurdo. Devi usare il salvataggio modificato, devi fare delle procedure. Ce l'ho sul canale. Ma la coincidenza è strana. Cioè, ci vuole proprio quello. Cioè, o Io invece meglio, avevo visto modificare, non mi ricordo se era la Play 2-1. o... non mi ricordo. Beh, la 2 Forse la sarà. 360. Ah, 360. Boh, non lo so. Con Tony Hawk, se non sbaglio. No, allora secondo me è la Era, 2. era una cosa più recente. No, forse anche la 2 si poteva fare con Tony Hawk. Però era più facile con Tony Hawk. Cioè, era più facile con Agent Under Fire che non con Tony Hawk. Perché non è che andava solo con quelli, però il modo più facile era usare questi. Allora, aspetta che te lo dico, che ce l'ho qua. però Tony Hawk's. No, PS1. Ah, PS1. Ah, ok. No, allora non lo so sul PS1. Ci sarà qualcosa col trucco della memory card, cose del genere. Perché alla fine usavi le memory card e non potevi usare altro, quindi non c'è neanche l'USB a PS1, quindi sì, può essere. Ah, Tony Axe. PS1. Ah, Tony Axe. Sì. Ok. Io non ci sono più stato dietro. Io sono contento con le mie cose. Poi adesso c'ho il Mister, figuriamoci. Cioè, Anche poi la PS1 Slim potevi fare lo switch del disco, no? Sì, ma anche la FAT potevi. Ah, ok. Soltanto che io adesso ho lo Psyio. Però in generale so che ci sono soluzioni anche migliori. Però lo Psyio l'hanno aggiornato dopo anni finalmente. Che è la memory, l'SD nel lettore del seriale. Però adesso c'ho il Mister e sto usando quello lì, mi trovo benissimo, quindi c'è tanto il futuro è quello, perché i prezzi continuano a salire, la roba manca sempre di più, a un certo punto poi si guasta, poi starci dietro diventa sempre più difficile. Poi adesso devo cambiare casa, non posso mica tenere un impianto così sempre collegato, perché pulire diventa un casino, allora mi tengo molta meno roba e col Mister mi faccio la metà del setup col Mister. Cioè, invece di collegare tutto e Lo spaghetti monster di cavi che c'hai dietro. no, poi dopo pulire un casino, poi prende polvere la roba. Pulire non si pulisce, non si guarda mai dietro. Io infatti non pulisco. No, però preferisco semplificare la mia roba, perché altrimenti non ci sto dentro, cioè. Poi il futuro è quello lì, si sa, quindi. Allora, poi siamo arrivati nella sezione hardware, dove parliamo schede grafiche, video, cioè audio, un po' di tutto. Ci sono anche cose succose, vedo. I primi custom waterblock per schede grafiche. Vabbè, adesso in basso, vedi in basso a destra. Sì, vedo questi tappini qua. Che erano ancora roba, cioè, fatta proprio in casa. Adesso comunque, bene o male, anche i custom loop li fai, sono standardizzati, tra virgolette. Sì. E un tempo era tutto proprio fatto in casa, infatti era una roba anche brutta esteticamente, proprio. Sì. Adesso se dobbiamo dire, adesso secondo me il non plus ultra per uno che è veramente malato di PC è farsi il custom loop con tubi rigidi. Un tempo cioè, è bellissimo, un tempo invece erano orrendi e non so quanto aiutassero poi per il discorso di temperature, forse sicuramente per l'overclocking estremo, però cioè, non erano chip che scaldavano come adesso. Guarda la 5090 che è una scheda da 575 watt. Madonna. Cioè, robe allucinanti. Madonna. Cioè. No, assurdo. Però. E poi adesso c'è una standardizzazione comunque dell'hardware che fa molto comodo. Un tempo comunque non sapevi mai. Ne parlavamo con Igor. Con Igor ne parlavamo. Tutto standardizzato. Come. Mi faceva morire Igor, perché mi ha fatto un audio. Ma meno male. Però mi ha fatto un audio che mi ha fatto morire, dove dicevano nuovo hardware arcade. Uno gli ha detto: Igor, c'è il nuovo hardware arcade, il Sega New, quello che è Sega New qualche anno fa. E Igor: è un PC, quale Sega New? È un PC. Certo, no, ma io parlo poi dal punto di vista del PC, appunto. No, ma sono d'accordo, è molto comodo, ma infatti però la gente che cerca ancora
l'hardware, quello arcade, no, non esiste più quella roba, è tutto PC. Certo, Cioè, ma la anche le scheda console arcade non c'è ormai. più. Sì, è tutto. tutto. Perché adesso i giochi escono multipiattaforma e sono uguali, mentre un tempo Esatto. c'erano comunque delle differenze. Esatto. Perché comunque anche le console sono dei PC, c'hanno degli SoC custom, ma sono dei PC, quindi Come Igor? fondamentalmente... Igor subscription, ma non ho capito. Ma perché Igor si è riscritto? Tipo è la terza volta che vedo che si iscrive e non si iscrive. Boh. Adesso è venuta la notifica. Boh. Che strano, Igor. È perché Vabbè. si è sentito preso in causa. Non lo so, adesso proprio, now. Oh. Se ne che stava guardando. Se ne che stava guardando. Adesso scommetto che arriva in chat. Perché per chattare deve scriversi. Vedrai che fra un po' scrive. Comunque. Abbiamo il Logitech Dual Action. Ce l'avevo anche questo. Terratech. Ce l'avevo e... sì? Attenzione, perché cosa ti ricorda questo controller? Mi ricorda Logitech. Vabbè, Logitech, no, aspetta, Ok. però mi ricorda... Cioè, di che cosa? Mi ricorda il controller del Nuon, sembra uguale. Eventi semi-recenti. Eventi... Ah, è quello è quello del sottomarino! Sì, bravo. No, beh, è vero, è quello del sottomarino. È molto uguale, è similissimo. È lui. È proprio lui. Era una versione un po' più nuova, quella del Titan, però sì, era questo Madonna. controller qua. Sì, della Logitech. del Titan, sì. Sottomarino. E baffi. Ma come si fa? Cioè, boh. Però non è tanto... stava insieme con lo sputo, infatti poi... No, ma però a parte quello c'è tutto un casino dietro. Vabbè, però, cioè, boh, proprio sborone al massimo, cioè. Lì il problema era che ha unito due materiali incompatibili, Esatto. Il titanio e la fibra di carbonio che non... Esatto. Vabbè, comunque. E poi, eccola, la scheda grafica col water block e il suo piccolo custom loop, cioè le schede che adesso tipo la 4090 Matrix, eccetera, erano già ai tempi. Gameward questa, sì. Sì. Cioè, roba veramente inguardabile. Vabbè. Abbiamo fatto passi da gigante su questo discorso qua, però i primi timidi passi del water cooling... Sì. No, ma infatti si è partiti da qua alla fine, cioè. Che comunque, vabbè, se guardi la recensione appunto si vede che non è che i risultati fossero proprio stellari, Sì, ma infatti perché scrive 900 euro per un custom loop per una scheda video che poi alla fine va meno di una scheda normale. Infatti dice le Radeon 9800 sono ugualmente veloci, costano 300 euro in meno, poi silenziosissima. Eccolo Igor. Ecco, Logitech F600, un erede di questo qua. Cioè... sì. Comunque erano più robusti quelli vecchi della Logitech, perché qualche anno fa ne avevo preso uno, sempre di questo tipo qua, e ha iniziato a driftare dopo pochissimo. Sì. Vabbè. Comunque è molto simile a quello anche del Nuon, perché il Nuon, quella macchina qua, uno dei controller suoi era fatto dalla Logitech, è molto simile. Soltanto che c'è il logo Nuon, ma è molto simile. Era più o meno di quel periodo lì, un po' prima forse. Ergonomicamente assomigliava molto al controller da PS1 barra PS2, però era un po' più... la parte sotto, diciamo, dell'impugnatura era un po' più ergonomica, secondo me. Cioè lo impugnavi bene, proprio, era comodo. C'ha il D-pad diverso. Sì, il D-pad era una schifezza. Sì, il D-pad è una schifezza, devo dire la verità. Veramente brutto. Qui c'è la Frag Zone ancora. Vabbè, no, Mamma mia, quel mouse. Oddio, la mia MX500. Sì. Tanta roba. Sì, eccolo qua. Della Logitech sempre. Sì, sì, mouse ottico là tanta roba. MX500. Adesso ormai basta prendere su Ali, ci sono dei mouse da 30 euro che hanno componenti top gamma, però ai tempi non era così. Ergonomia totale, materiali pregiati. Ah, Igor, ho quel mouse, ce l'ha. Tanta roba quel mouse. Ha detto il problema è stato usare materiale composito per le alte pressioni, non avere standard di Sì. controllo per ogni stress. Tutto questo non...
Sì, Sì, perché il titanio e il carbonio si espandono e si restringono in modi Mm. diversi e quindi poi a un certo punto si spaccano dove sono soldati insieme. Infatti mi ricordo che comunque il tipo, quello del progetto, era uno che era molto ribelle, non voleva stare... Cioè continuava ad andare dietro con sta storia che i troppi test gli impediscono di sviluppare la tecnologia, tutta sta Sì, roba. ci son troppe regole, eh. Chissà Eh, perché. eh, chissà Chissà perché perché. ci E sono invece, delle cioè, regole. lui pensava di essere visionario, quello che queste regole lo ostacolavano la crescita, il progresso. Quindi, sì, ha detto anche Igor, è la stessa cosa. Ma infatti si sentivano dei scricchioli, delle robe, no? Dicevano, sapevano. Si sentiva degli scricchioli. È già un miracolo che abbia fatto quante? 10 immersioni? Quante ne ha Appunto, fatte? appunto, Eh, appunto. Poi sai, la nave sta solo a 4 km in profondità. Fia, è mica poco, eh. Porca troia. No, io penso, però almeno chi c'era dentro non ha sentito nulla, secondo me. Cioè, non capisci, cioè, in neanche un secondo non esisti più. sì, Cioè, boh, diventi... bisognerebbe provarlo per No, no, non ci saperlo, tengo. però, però Però, neanche io. però deve essere stata una roba che... Boh. Che poi dicevano che Cameron si era lamentato coi media perché continuava a dire che è ovvio che erano morti, però i media per giorni hanno continuato a dire stanno cercando le persone perché ci facevano audience, Sì, sì. capito? Lui questa cosa si è incazzato molto e faceva bene. Vabbè, qualche pezzo poi l'hanno trovato. Ai rumori non fanno testo, questo non lo sapevo. Beh, però è vero, d'assestamento, cioè in una casa perché non un sottomarino, ok. Ok, ok, ok. Sì, No, no, ok. ma infatti, ma il discorso è, cioè, chi sei tu per dire no, io guarda, io sono superiore a 100 anni di ingegneria, cioè, di cosa stiamo Lo parlando? puoi fare, Mandi, ma dopo sono cazzi tuoi. Cioè, ci vai dentro te, ok, cazzi ma tuoi, mandarsi certo. dell'altra gente. Eh, Vabbè, oh, erano tutti volontari tranne il ragazzino che non ci voleva andare. pensa a te. Che roba. Che roba, Vabbè, accidenti. Vabbè, cambiamo, andiamo avanti. chiusa parentesi. Sì, sì, sì. Comunque, questi non ho, mi sono un attimo perso. Dove siamo? Allora. Frag Zone, Ah, Mouse Sì, 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 Logitech. sì. Vabbè, qua erano tutti eventi comunque organizzati, penso, da TGM sui vari giochi online. Sì, Comunque iniziava un po' a fiorire il panorama dei giochi online. esatto. E c'erano già qualche connessione decente, c'era. Mhm. E c'è anche la pubblicità qua di TGM online. Attendere, prego. Sì. Sì, Penserei che che... poi continuano le pagine successive. Eh sì. Qui c'erano altri Il giochi. c'era il forum. Ah, sì, sì, no, no, Eh. attesa finita. Sì, sì, TGM online, esatto. Finalmente online. Qui altri giochi. Te che siamo in fondo. Vabbè, queste erano comunque tutte appunto dedicate ai vari tipi di giochi online, c'erano un po' di strategie, parlavano dei meta Sì, dei vari giochi online vero. dell'epoca. Arcade of Parlano anche Camelot, rushare o boomare. Rushare o esatto. boomare. Parlano anche di queste cose qua. Più grande, più potente, più bello, più interattivo, più tuo. Il TGM online. Ah beh, mi ricordo sì che ne parlavi, Igor, di quest'area 51. Ne hai parlato in qualche live, mi ricordo. Le connessioni ISDN. Sì. Mi ricordo, sì. Cronache di DAO, che queste cose non le ho mai sentite, mai Dark viste. Age of Camelot, un altro MORPG abbastanza famoso, di cui poi avevamo fatto, qualche anno fa avevamo fatto il GoFundMe per Mhm. fare il reboot Camelot Unchained, che poi non si è mai realizzato Sì. ovviamente, come tutti quei Kickstarter Vabbè, farlocchi. ci hanno provato. La cosa più bella qua secondo me è la foto del Raffo in maglietta in mezzo, in mezzo Sì, 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 lui. Questo qua. tutti con la giacca a vento e lui in maglietta. Sì, sì, infatti Igor l'ha detto, tutti vestiti di nero e uno giallo blu lì in mezzo. Il Raffo. Eh sì. E cos'è? Maroanza Pages? Oranza. Ah, Mauran, sì. Era la Sono nella zona sua zona. trucchi, Sì, trucchi. ma non solo. Di tutto. Dai, Codici, trucchi, strategie strane. iniziava con i trucchi, poi dopo si passava a cose tipo, se vai avanti di pagina, c'è
Tyson che va al processo di Kobe Bryant con i cartelli con scritto Free Kobe. Sì, Eh, sì. la ragazza col casco alla rovescia. Mi fa pisciare Robe tutte anche, le robe volte. anche che fa morire dal ridere, sì, sì. Comunque sì, Erano i meme antisignani. sì, comunque sì, 13 è bellissimo, Igor. Cell shading, bellissimo. Quasi come Jenna Jameson. Eh sì. Questo cosa so? Vabbè, solidata. Computer, PC che non... Solidata, sì. Questo non ho capito cos'è. Ah, il casco, sì, 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 quello che dici di te. Il casco al Ma contrario. come si fa? No, no, beh. Sì, sì, ho visto. Diorama dedicati ai videogiochi. Sì. Bellissimi, però purtroppo Yolidata, sono famosi tutte mattoni. cose che occupano troppo spazio in casa. Quindi o c'hai un palazzo, altrimenti cioè già anche solo le statuine, l'action figure. Io ho un cubotto di quelli dell'Ikea pieno di statuine, action Mhm. figure, eccetera. E cioè, le vorrei mettere da qualche altra parte perché occupano troppo spazio. Io non ne ho neanche uno perché non ho spazio. Però se non Eh, c'ha spazio, ben venga. Cioè... E gli ho ridato, sì, i famosi mattoni, però... li ho usati anch'io. Anche i miei li usavano a lavoro. Questa pubblicità di internet, NG Internet, col supereroe. eccola che c'è la ISDN che diceva Igor, Sì, è questa. F4. È questa. Vero anche io le action figure di arcade scala 1-1. Dragon Già, Slayer. Vabbè. Giusto. Dragon Slayer. Ma cosa dice quelli di Dragon Slayer? qua ci sono un po' sempre di... La mancanza della parola 3D nel titolo è un caso. Mi riferisco al vero Dragon Slayer. Non è Dragon Slayer 3D. È tornato nei casi di tutti noi. Sto Sono guardando cosa sempre un po' di dice. trucchi e Ah, soluzioni. trucchi, ok. Parla sempre di quello. Anche Ok, perché ok. Dragon Slayer poi era cioè dovevi imparare a memoria la Certo. sequenza di input. Certo, Igor lo sa bene perché è il Mamma mia. numero uno su queste cose, quindi... Quanti soldi ciucciava quel cabinato lì? Giocavi 3 secondi e perdevi. Eh. Ah, Igor ci ha passato la vita sopra, quindi ormai non si fa più fregare. È così. Poi c'è pubblicità contro la leucemia, mieloma, linfomi, eccetera. Poi c'è Spellforce Force, ancora. Ancora, esattamente. questo è l'1. Sì. Soluzione di... Siamo a pagina 130 di 170. Abbiamo ancora... Allora, secondo me 2 e mezza abbiamo finito. Ancora un quarto d'ora, dai. Così in Sì, 2 ore e ma poi mezza si ce l'abbiamo vola. fatta tranquilli. ISDN era una linea con ottimo ping usato da molti giocatori. Per avere però il top dovevi fare 2 telefonate in contemporanea. 128. Sì, io duravo 3 secondi. Non ho mai superato il primo. Cioè, cosa c'era? Il ponte levatoio all'inizio. Penso Allora, io un po' più avanti. Però... Però dopo... Sì, anch'io non è che duro molto. L'avevo provato lì a Bologna, al Bologna Nerd, cioè l'ho giocato un po' su PSP, le conversioni varie. L'ho giocato poi al Bologna Nerd, ma ho visto che arrivavo a qualche scenario dopo, poi però mi piantavo. O non beccavo il timing corretto, oppure non capivo cosa... Sono giochi difficili comunque, cioè già. tutta memorizzazione. E allora, il tempismo. Soluzione di Tomb Raider The Angel of Darkness. È vero, sì, il ponte levatoio esiste solo nella versione SIDA. Non so se lo sapevi, No, Alessio. Perché ci sono due versioni. Quello SIDAM c'ha il ponte levatoio. Quello su PSP, per dire, Igor, che te adesso giocherai, c'ha il ponte. Quindi vuol dire che è derivato da quello SIDAM, probabilmente. Però, niente, qui c'è la soluzione. È un gioco, insomma, uno dei Tomb Raider non certo brilla. più brutti. Più brutti, però è così. Rispetto ai primi, Vabbè, tutta un'altra storia. qua possiamo volare. Comunque era Sì, qua cioè, vogliamo. soluzione. C'è Pagine soluzione. di soluzione spiegate È nel dettaglio. Prendete, era una guida strategica. la parte 1 della soluzione. Dopo, più avanti, ci sono le altre. Qui c'è la pubblicità di Console Mania, il numero
135. Sì? Sì. Ok. Del 2003, anche qui parlano di Prince of Persia e FG0GX, altre cose. Medal of Honor parlano. E poi c'è questo PC Gaming Desktop Altseng, è un impianto stereo. Cos'è? Un microfono? Cos'è? Sembrerebbe... No, secondo me sono due Speaker? speaker e un subwoofer. Però sì, È orribile. una forma orrenda. Infatti ho detto, dico, bello le casse a forma di fagiolo bomba. Ma infatti mi Boh. dava l'idea di un microfono. Poi dopo ho visto, no, non è, perché ce n'ha due. Uno è il subwoofer. All'inizio sembrava lo Yeti. Sì, infatti. Boh, ma infatti, perché c'ha le due piccole che saranno medi e alti. E quello in mezzo sarà il subwoofer. Però, cioè, ma che design è? Dove la piazzi? Orrendo. Cioè, dove la metti? Sta male ovunque, una roba del genere. Sì, sì. Le ho anche viste, pessima plastica, bene, andiamo bene. Ottimo. Che vibra tutta Brutte, vibra tutta brutte col ma di tempo. scarsa qualità. Sì, che vibra tutta. Cassa destra, cassa sinistra e basta, bene, ottimo, allora è così. Allora, poi c'è la pubblicità di PlayStation Force, un'altra rivista ancora. Io però questa non l'ho mai vista. No. Parla di Ma Jack era un periodo Doerr. comunque che C'era di puntavano come funghi le riviste. Assolutamente. Poi miglior giochi per tutti delle linee 90 che uscivano, si vede. I migliori soprattutto. I migliori, il famosissimo Horde, Horde. Super Kart Racing. E Normandia, non so come si dice. Così. I migliori. Migliori. Qui c'è 13. Cioè, tra GTA 3 a 9,90 € e Horde è ovvio che uno comprava. I funghi spuntavano meno delle riviste di quel periodo. Mi sa anche a me. Sì, è così, è così. Agli abbonati TGM ti regala proprio il gioco te lo regala. Sì. Però non male, eh. Sì, che era appena uscito. Poi c'è l'offerta della rivista col CD o il DVD. Sempre prese quelle coi CD perché non avevo il lettore DVD. 12 numeri di TGM, 12 giochi completi e 24 silver disc. Oppure 12 numeri, 12 giochi, 12 DVD che costa 104 euro. Poi c'è l'abbonamento, il regalo c'è i 13. Come abbonarsi devi scrivere qua, compilare. Poi c'è la zona mobile dedicata ai telefoni dell'epoca. Oh mio Dio, Java to me, i linguaggi proprietari. Tutti i giochini che se uno volesse giocare probabilmente con Java ce la dovresti fare. Non solo, ma questo Go Boy infatti è volevo un emulatore. vedo È un c'è emulatore di Game Boy. Appunto, Go Boy e Game Boy Color. Game Boy Color. Sul cellulare con un sistema operativo Symbian. Accidenti. È vero, Valentino Rossi era su tutte le riviste. C'era anche la pubblicità, mi ricordo quella dell'agenda. Che... sì. Sempre su TGM, mi sa, o su giochi per il mio computer. E poi 5-6 pagine dedicate a lui che parla dei giochi preferiti. Ai tempi in moto c'erano due monnezze, sì. Infatti anch'io, Ludovico, la PlayStation Force non l'avevo mai vista. Copertina rosa e lui con Giconi in mano impennava. No, davvero. Su 3 telefoni che vedo ne ho 2. Madonna. Allora, vediamo qual è che non hai. Allora, magari non hai quello Ericsson lì. Ma scusami, ma si apre così? C'è la tastiera così? No, non capisco, come è fatto sto telefono? Quello blu-azzurro. Orribile. Ma che telefono? Cioè... No, penso che la tastiera, quando lo chiudi, la tastiera è dall'altra parte. Ok. Mi sembra, Madonna, strano. Ma c'è anche 13 per telefono comunque. Sì. La tastiera touch. Boh. Però è dall'altra parte la tastiera. Sì, è dall'altra parte, però... Boh. Mai visto. Ho i due Nokia che vedo. Infatti immaginavo, sì. Ma questo è molto particolare. Secondo me costa anche un botto sto Ericsson qua. Cioè, magari è ricercatissimo per questa cosa strana, non lo so. Ma ve lo ricordate non mi ricordo che marca era, il Sasso, quello che nella pubblicità cambiava colore. No, non me lo ricordo. Forse Motorola, Forse Igor lo sa,
Il Pebble, Pebble, forse lo Pebble, sai. che c'era la Ericsson lo vedi. pubblicità che cambiava colore e allora sembrava che se lo mettevi in acqua cambiasse colore. Ah sì? Sì, qualcuno penso che ce l'abbia messo. Madonna. Davvero Vabbè. bambolesco questo angolo di Bova Byte che si spara un sacco di aria. Ah, Erzuka, bellissimo, desiderato per una vita quell'oggetto lì. Sì, eh. Eh, quello lì per chi lavora in ufficio, adesso io il mio responsabile c'ha una scrivania piena, piena di carta, che c'ha un casino di roba, quello lì mi servirebbe proprio. È un bazooka che spara il getto d'aria in grado di colpire 10 metri. Bellissimo. Madonna. Qualsiasi cosa faticoso Ma tra collega. l'altro è un oggetto vero, cioè l'ho visto in commercio, non è una stronzata fatta per la rivista. No, ma non l'avevo mai visto. Quella pubblicità è stato un bel problema. Hanno Non sprecato un botto di so- telefoni pensando si cambiava colore bagnato. Sì, Madonna. sì. È un'avventura intubata, inutile ma figo, va bene. Vabbè, che fosse inutile, inutile, può essere anche dannoso. Giochi dannosi, cos'è questa roba? Sono stronzate. Stronzate. Parla dei giocattoli nei negozi, sì, sì. Poi c'è il Music Machine, parlano di musica, fanno recensioni. Comunque è molto bello che anche in ogni rivista ci fosse una striscia di fumetti Ah, su sotto in tutti i fondo. numeri. In Sì. fondo, sì. Sì, sì, ho visto. Music Machine, c'è l'intervista degli artisti, c'è la recensione di qualche brano, di qualche album. Nickelback, Sting, Limp Bizkit. I Nickelback, Mm. incredibile. Poi c'è Movie Machine, fanno dei film. È un telefono carino. Ah, bene. Poi, Mamma mia, più film trash che... quale? Charlie Angels più che Bah, mai. tutti. Tutti, Qual è che tutti. non è trash? No, no, è vero, tutti, Forse, tutti. forse il Sting, primo, mia ma non lo vicina di conosco. casa. Sì, tra Oddio. l'altro c'è una pagina e mezzo su Frankie Energy e poi 2 trafiletti su Sting e i Limp Sì, è Bizkit. vero, piccolissime. Ma poi c'è la stessa foto ovunque di Frankie. Beh, è così, è la stessa foto. È lui, sì, sì. Cioè, È quasi meno espressivo di... Vabbè, o di Clint Eastwood o di sì, Nicolas Cage. sì, 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 è vero. Poi c'è Console Mania Corner dove parlano delle console, un piccolo angolino. Sta nel paese sotto il mio, va bene. No, ma Sting so che aveva un'azienda agricola in Toscana, una villa in Toscana. Non lo Cioè, so, noi qua abbiamo Zucchero, ci accontentiamo di Zucchero, ah, dai. per ora. C'ha Allora, la sua L'Unigiana Soul, la sua villona sì, sì. di... Sì, sì, enorme qua. Luigiana. Comunque, Console Mania Corner è l'angolo dedicato ai giochi da console. Quindi abbiamo Il Signore degli Anelli e Il Ritorno del Re anche per console. FIFA Football 2004, che secondo me non è bello come il PES, secondo me. Qui prima. Jack 2 No, Renegade per PS2, bello. Bello. Secondo me non è bello come il primo, ma sono i miei gusti probabilmente. Coordinato 80. Fire Warrior non so cosa sia. Warhammer, ma mi sa che Ah, hanno fatto ok. anche Sì, sì. sai che hanno fatto un reboot? Può essere? No. Non lo so. Comunque quel gioco lì lo trovate su GOG a 89 centesimi adesso in sconto. Ah, non Fire sapevo. Warrior. Se 13. volete provarlo, non c'ha delle grandi recensioni, eh. Comunque, qui c'è il Signore degli Anelli per PSP qua. Poi c'è per PSP FIFA Foot. Poi c'è tutti per PSP questi qua. Igor, qui c'è un giochi per PS2. PS2. Scusa, ho visto Perché, male. no, non si vede tanto bene. PS2. Sì, PS2. PS2, sbagliato. Ah, perché PSP non esisteva, che stupido, siamo al 2003. È uscita dopo PSP, 2004. Però Oh, era sì. dietro l'angolo Era dietro comunque, sì. l'angolo, però non era uscita, no, no, no. PS2, PS2, questi sono tutti PS2. Poi c'è questo qua, che è 13, che è per Xbox, GameCube e PS2. Anche SSX3, che è per Xbox, GameCube e PS2. Questo qui mi piace molto. Poi Scusa, ma c'è... di dove sei, Igor?
Allora, si Sting è una villa azienda agricola qui vicino a noi. Se vuoi paghi 800 euro, lavori da lui il giorno e la sera ti fa il concerto e ti offre da mangiare. Non scherzo. Ma c'erano stati i miei genitori. Mi hanno portato a casa il miele. Il miele mi avevano portato. Non sto scherzando, quando non avevo ancora il miele. No, allora abiti vicino lì, si vede. Me l'aveva detto il nome del paese, però non lo voglio neanche dire perché sono cose private. Blitzkrieg, l'attacco è l'unica difesa. Non l'ho mai giocato. Però sembra tipo come i giochi Panzer, quella roba lì, sempre gestionale. Ah, Figline Valdarno. Ok. No, ok, allora non siamo così vicini. Si vede che è Vabbè, pieno di village, zucchero. si vede. Poi c'è Amped 2 ancora per Xbox, però Beautiful Joe per GameCube. Joe, carino. Mi hanno detto che è tanta roba Beautiful Joe. Sì, sì, Beautiful Joe, sì. Non ho mai avuto il piacere, ma tra l'altro ho visto che tra i collezionisti è molto ricercato quel Molto, gioco. molto. Poi c'è Pier Gioco per i rinoceronti di videogames. Vabbè. Ritira qualsiasi Pubblicità gioco. ancora fantasiosa. Comunque, anche hai visto che cambiamento di grafica che c'è stata rispetto Sì, allo scorso numero di TGN? Cioè, visto. sembra un'altra rivista. Qui, Cambiato tutto. a mio parere, è tutto molto più chiaro, più ordinato. È Cioè, vero, è invece vero. le Era vecchie molto più... riviste erano un bombardamento Si è ribombardato di, di- di- troppo. di- Ogni pagina era troppo satura di roba, cioè. Tecno TGM. Fanno esperimenti informatici, fisici, robe così, giusto? Sì, penso che sia più che altro anche storia dell'hardware. Sì. Anche troppo ordinato. Sì, c'è pubblicità di Black Box Games. Sì, sì, storia dell'hardware. Parla del processore Lenslet. Magari qui a Igor gli interessa. C'è una porta NAND. Charles Baggage, non lo conosco. Autore dell'anima macchina calcolatrice meccanica. Poi c'è la macchina analitica di Baggage ricostruita, processore Lenslet, elaborazione dei segnali. Quella specie di cassone nero è proprio laboratorio ottico. Ah. Qui è roba anche fisica e... Io non... Cosa succede se togli il dissipatore alla CPU? Beh, adesso non succede niente, succede che si spegne il PC Ma in e come protezione. protezione Una si volta spegne. no. Una volta no. Meno male perché sennò... Qui c'è la pubblicità di... Ormai per friggere un PC o gli spari dentro un voltaggio esagerato oppure è molto difficile danneggiare i componenti. meno male. O fai overclock con l'azoto liquido, ma quello lo lasciamo ai malati. Niente, perché oggi non succede più. Giocato sia il primo e anche Beautiful Joe 2, la Capcom sgancia la bomba atomica una dopo l'altra. Sì. Questa è pubblicità di Tinkstra. Immaginate quanti pirla hanno fatto quell'esperimento. Sì. Tinkstra che sono dei CD, no? CD-ROM. Sì, Posto del pastore. questa era la posta dell'hardware. Sì. Qui sono delle CPU con i prezzi. Vedo CPU, tastiere, mouse, modem, stampanti, schede audio, schede video, hard disk, CD-ROM, monitor, c'è tutto. Su questo wait state. Comunque, un Pentium 4 top costava comunque quasi 500 euro. Sì, è E vero. comunque all'epoca, secondo prezzo prestazioni, era superiore a AMD con gli Athlon. Gli Athlon Sì, XP erano è stato un po' come Ryzen con Intel, poi adesso Intel praticamente è stata sterminata. sì, è stata Intel adesso non- seminata. Ormai sì. Ma hanno fatto tutto da soli, quindi Quindi mi devo trovare Beautiful Joe. Sì, Beautiful Joe valgono molto. Allora c'è per... se lo trovi al mercatino Sì, c'è per è stato GameCube, per PS2 e poi per cosa? Per Xbox non credo. Secondo me per PS2 e GameCube, però adesso... Cioè, su quelli sono sicuro, però non mi ricordo se anche di altro. Io ero controcorrente, ho usato un botto di AMD sino al suicidio.
Ottimo, per cubetto c'è, lo prenderò lì. Ottimo. AMD ci sono stati periodi in cui spaccava e periodi un po' meno. Dimentichiamo gli FX, però gli FX poi hanno dato origine ai Ryzen, comunque sono stati i precursori dei Ryzen, che adesso sono comunque il top a livello di processori, cioè non c'è neanche paragone rispetto a Intel. Mm-hmm. Soprattutto perché le ultime 3 generazioni di Intel sono praticamente maledette. Sì. Due si corrodono, gli hanno sparato voltaggi troppo alti per stare al passo con AMD, e l'ultima è uno scherzo, quindi vabbè. Così. Qui c'è la TGM mail varie. E queste sono un po' più serie. Sì, sono un po' più serie. Che qui c'è il Raffo, senti qua. Che era la mia rubrica preferita. Che sentono ancora un po' di... Cioè, ci sono delle lettere allucinanti. So, per non guardarne una. Pensare che oggi abbiamo Intel e AMD, ma prima ne esistevano un botto di ditte. Sì. Certo. E meno male che Intel aveva dato diciamo l'utilizzo del set istruzioni x86 in appalto anche a AMD, altrimenti ci sarebbe stato un monopolio praticamente. Sì. Poi abbiamo il backstage, videogiochi da toccare. Ormai sembra scontato che un gioco consista semplicemente dei bit stampati su un supporto ottico, ma ci sono stati tempi in cui non era affatto così. Cos'è sta roba? Un gioco in coppia su me? Questo corpo? Suspended? Mai visto. Leader Goddess of Phobos, fumetto 3D con tanto di occhialini, nevera carta gratta e annusa con molte fragranze diverse. Erano delle specie di... Oppure Star Cross, gioco spaziale che viene distribuito direttamente in una scatola di plastica a forma da astronave. Bello, bellissimo. Quindi la prima... memorabile. C'era la maschera di plastica dentro, inquietante. Sì, se AMD esiste ancora oggi per mezzo della Intel, buffo ma vero, Con Refilito i sogni digitali non avrà mai fine. Cos'è? Ah, per le stampanti. Sì. Epson, Canon, eccetera, HP. Infatti si va a vedere la tigre, è colorata poco, è tutta colorata. Dai che siamo in fondo. Ultima pagina ancora. Patrician 3 Impero dei Mari. 19 euro? Io l'avevo pagato molto meno. Ho pagato 10. Vabbè, ma perché mi sa che è uscito in Italia, è uscito direttamente in versione economica in questa qua della FX. Quindi già subito è uno di quei giochi che in Italia non è mai arrivato in versione... A me è arrivato versione economica da quella da edicola da cartoleria, l'ho pagato 9 euro. 9,99 euro, non 19. Sì, ma poi appunto parti da un prezzo base di 20 euro, quindi... Ok, siamo arrivati in fondo. Quindi sono contento. Aspetta che siamo contenti. Usciamo da qua. Eccoci qua, torniamo noi. Dovreste vederti. Ah, adesso cosa... Perché c'è della barra di Windows? Cos'è sta storia? Boh. Perché c'è della barra possiamo di... scoprire tutti i segreti. Adesso, ok. Posto. Base d'asta 9 euro, chi offre 10? Dovresti averlo anche te. Giochi FX sono belli, io te l'ho detto. Io ho giocato Sacred, i vari Port Royal, poi Patrician, poi cosa c'era? World Shift, che però era online, non mi piaceva tanto. Avencast, della Gilda dei Maghi, e Drakengard. Drakengard si chiamava, erano 3 titoli. Di tutti questi conosco solo Sacred. Sì, comunque è così. Siamo arrivati in fondo, ragazzi. 2 ore e 38, dai. Dopo... Onesto. Non era grossa come... Quella più grossa cos'era? 272. Sì, assurdo. Anche perché poi è di 200 passapagine, metà erano di filler, praticamente di pubblicità. Sì. Oltre al microfono cambia colore, vedo scaffali Ikea. Sì. Ma anch'io devo prenderli Ikea sto prendendo tutti Ikea nella casa nuova, quindi alla fine è più comodo. Però dai, sono di legno questi scaffali. La cosa che mi piace è che insomma è pino, vabbè, comunque è legno vero. Almeno quello. Bene, siamo andati in fondo. Abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire.
La rivista è qua, potete tranquillamente scaricarla in descrizione di questo video, oppure sul pagina Facebook di Dizionario, sul sito del Dizionario, o volendo anche Instagram, la trovate ovunque. Ti piace molto il modello, sono contento. E basta. Nonostante Andrea non è potuto esserci, penso che abbiamo fatto il nostro meglio anche stavolta. Il lavoro viene fatto continuamente per fornirvi queste riviste. Sì, purtroppo i soffitti c'ho le volte. Quindi puoi immaginare, ecco, a proposito del freddo, puoi immaginare la dispersione di calore per riscaldare un soffitto di quasi 3 metri. Inutile, perché poi non è uno spazio che si può utilizzare in qualche modo. No, sì, immagino anch'io. Però sono case antiche. Quanto c'hai adesso di temperatura? Più o meno. No, perché... dico... 16 gradi, freddino, Freddino. Immagino, abitate... C'ho i guanti. Sì. Che poi ti sarà venuto freddo ai piedi, immagino. C'ho i calzettoni, c'ho le pantofole pelose. C'hai di tutto. C'ho la copertina. Io c'ho il tappetino scaldante, sono normale. Ah, bellissimo. Sì, ma è una roba, me lo tengo qua sotto. Ma sai cosa? Devo prendere una termocoperta. Per quando sto al PC, mi metto sulla termocoperta e sto a posto. Sì. No, io c'ho il tappetino. C'è una dispersione di calore, Igor, che è allucinante. Io c'ho il tappetino qua, c'ho il clima acceso lì. Però la mia casa è piccola, qua dopo nella casa nuova è tutto molto più fatto bene. Ma poi sei in un condominio? No, io qua no, sono una casa. È una casa, sì. Ok. E basta. Però il tappetino qua sotto fa tanto. Un altro problema che ho qua è che non ho nessuno né sopra né sotto, quindi anche non mi arriva il calore di nessun altro. Di nessuno, no. Va bene, dai, stacchiamo che siamo un po' cotti e devo recuperarmi da un weekend di fuoco che ho fatto Baldoria in giro. Dopo anni, Demiurgo ha fatto Baldoria. E quindi io sono in un condominio degli anni 70. Questa casa è degli anni 70, quindi siamo lì. È così, dai. Niente, Alessio, io ti ringrazio. Va bene. Sei stato... Stati bene anche stavolta. Ringraziamo tutti quelli che sono stati in chat. Beh, Stefano che si è iscritto, Igor è stato presentissimo, anche se alla fine, Ludovico, poi chi c'è stato? Garrison, ho visto, Evil777, poi chi c'è stato? Viper, la Tana dei Gamer, Caterina, e basta, penso che ho detto tutti. Sì, per ora questi. E tutti gli altri che ci sono stati che magari non hanno scritto. Niente, alla prossima, quando viene organizzata un'altra live con un'altra rivista... Ve lo diremo in anticipo. Grazie che ho scritto un botto. Rotto... No, non è rotto. Figurati. No, prossime volte potevamo. Cioè, nella prossima live, magari anche con Andrea. Tipo quelle sulla psicologia si possono anche fare insieme, Igor, volentieri. Chi c'è, cioè, anche qua del progetto, se c'è lei, insomma, chiunque vuol venire, benvenuti. Se trovate una rivista di Laser Game, vi do una mano. Va bene. Esistono? Igor, non lo so, adesso devi chiederlo a lui perché lui sa tutto, quindi di quelle cose lì sa tutto, quindi non so se esiste. Ah, non esistono, niente. Ok. Ragazzi, buon pomeriggio, buona serata, perché ormai è sera, sono le 7, noi è partito alle 4, sono le 7:15, quindi buona serata e niente, buon lavoro per domani, anche se adesso ancora non pensavo, c'è ancora la serata, dai. Non facciamoci venire l'ansia di lunedì. Domani è un altro giorno. Domani è un altro giorno. No, grazie a te, Igor, per essere stato con noi. E grazie a tutti quanti. Alla prossima. Ciao a tutti.